Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io ci faccio un applauso perché è stato commovente, meraviglioso, non lo so descrivere quello che ho provato con tutto il vostro fervore, la vostra passione. Il video di Lucifero ha avuto un successo straordinario e il mio intento era proprio quello di portarvi giusto una riflessione o creare un grosso problema. E abbiamo visto che si è creato un grosso problema, ma era previsto tutto, E come ormai sappiamo, il fuoco cristico che ci arde ci fa andare oltre ogni nostra paura, oltre ogni nostro conflitto interiore, perché il Cristo si è risvegliato in ognuno di noi che ci siamo risvegliati. Quindi è questo il senso. E il fatto è che, come ho citato spesso nel video di Lucifero, più volte, lo scopo era quello, oltre a quello della riflessione, di supportare la vostra contemplazione di tutti gli aspetti dell'esistenza, al di là di quello che ci hanno tramandato, ok? Perché è quello che è giunto a me. Perché siccome la logica ha i suoi limiti, imposti da dogmi del sistema sociale, religioso, eccetera, e quindi ciò che ci permette di sentire la verità oltre al limite è la parte emotiva, il sentimento, come ho spiegato, che è la parte Eva, no? Nel racconto della creazione. Quindi ciò che ci fa andare oltre, che ci fa vedere le prospettive, è il nostro sentimento. E ci fa arrivare a una verità nostra, una nostra verità che è unica. Come spiegavo nel video, la figura dell'eremita è l'archetipo, il modello di riferimento da considerare nel viaggio iniziatico alla scoperta di se stessi. Al di là di quello che si può sentire, si può conoscere a livello proprio di fatto, i libri, eccetera, perché la conoscenza intuitiva che vi giunge grazie agli studi e grazie al viaggio introspettivo che ognuno di noi, il viaggio iniziatico che ognuno di noi fa dentro se stessi, è unica quella conoscenza, perché Dio è comprensivo di tutte le nostre verità. Di conseguenza, ciò che è necessario seguire, la giusta dottrina, la condotta, scusatemi, la retta via, è quella che ti fa sentire vivo, quella che ti fa sentire in comunione col tutto, al di là di quello in cui credi. Mi spiego? Ecco perché non c'è separazione, c'è una dottrina filosofica piuttosto che una religione, un credo piuttosto che un altro. Il minimo comune denominatore è la grazia, la bellezza e l'amore che lega ogni tipo di credo funzionale al perfezionamento. Mi spiego? Quindi ciò che ti fa sentire in comunione col tutto, con tutti gli esseri, e crea bellezza e contempla ogni cosa, anche le verità non uguali alla tua, e quel fatto che nonostante ci siano verità diverse dalla propria, la retta via è sempre quella di portare grazia e bellezza. Non additare mai l'altro, non additate mai l'altro, non giudicate. Non bisogna giudicare, non additate mai l'altro, portate grazia e bellezza. Anche chi è una verità diversa dalla propria, nella misura in cui c'è l'armonia di base, ok? L'amore che lega ogni verità, cioè quello che sto cercando di dirvi è che se io non sono d'accordo con te, ciò non significa che io non stimi anche il tuo percorso. Questo è il senso. Come vi spiegavo anche in un altro video, magia iniziatica, se non sbaglio verso la metà o la fine del video, il giusto approccio filosofico alla vita che permette una retta via è portare la grazia e la bellezza.
grazia e bellezza, anche se cioè se io non sono, se io sono buddista, sono piuttosto cristiano, sono piuttosto induista, ok? E mi confronto con un'altra parte di me. Se tra queste due parti, al di là del mio credo, c'è armonia, c'è bellezza, quella è la retta via. Non è come ci insegna l'albero della vita o come le altre dottrine, piuttosto yin e yang, no? È l'equilibrio tra gli opposti. L'equilibrio tra gli opposti non è schierarsi da una parte totalmente piuttosto che un'altra parte totalmente, ma stare al centro, e questa è la sfida dell'uomo. Contemplare luce come contemplare oscurità nella dualità, perché sono le due polarità esistenti. Dall'altra parte non c'è luce e ombra, c'è solo luce. E come vi ho detto nel video di Lucifero, l'oscurità non è altro che luce inconsapevole di esserlo. Ok, è chiaro? Su questo piano di esistenza. Quindi il senso è stare sempre al centro, contemplare, non è o questo o quello, è sia sia quello che quell'altro, perché se noi escludiamo una cosa, una polarità dall'esistenza, alimentiamo di gran lunga anche l'altra parte opposta, l'oscurità dall'altra parte, cioè la parte che non è oscurità, è la controparte opposta. Mi spiego? Forse mi spiego. Vabbè, poi approfondiremo anche questi concetti. Però il senso, ragazzi miei, è che siamo meravigliosamente, siamo arrivate e adesso inizia il magnifico lavoro di creazione consapevole e quindi siamo unite, siamo una comunità meravigliosa. Abbiamo vinto il nostro avversario, o meglio l'abbiamo riconosciuto, e quindi abbiamo la possibilità di combatterlo, di azzittirlo ogni volta. Il nostro avversario, come ho spiegato nel libro di Lucifero, appunto, magari farò anche il libro, questo è in programma su altre cose, ma dobbiamo fare 100.000 cose comunque, le faremo. Come ho spiegato nel video di Lucifero, Satan è l'avversario, quindi attribuibile a qualsiasi circostanza, cosa o persona che impedisce la conoscenza. E all'interno di noi, siccome l'esterno di noi non esiste, ma lo specchiamo con le nostre ombre interne, il nostro avversario, il nostro Satana, è l'ego inferiore, che è quella parte dell'albero della vita, cioè il maschile, la forza bruta, la rabbia, l'ossessione, la passione inferiore, la gelosia, il controllo, ok? Che se non è vagliata dalla parte femminile e dalla parte della compassione, la via mediana al centro, genera disastri, ok? Bene, quindi la conoscenza è intuitiva, bisogna contemplare tutti gli aspetti dell'esistenza per godere della vita. Se noi escludiamo una polarità della vita, dell'esistenza, non riusciremo mai a godere appieno della vita stessa. Non riusciremo a provare quelle gioie incommensurabili, perché abbiamo paura di qualche cosa. Abbiamo paura del demone che ci hanno proposto, i demoni. Ok. Allora, il demone è dentro, va bene? Ok, nella misura in cui tu addestri il tuo ego interno, la realtà esterna è costretta a manifestare la tua manifestazione di successo, ok? Non c'è altro Dio all'infuori di te, ma D apostrofo io non è soltanto, non c'è nessun altro appunto che ha il potere fuori, non c'è nessun altro io fuori di te. È chiaro? Cioè quello che un altro giudica sull'altro lo sta giudicando di se stesso. Se tu giudichi qualcuno fuori, lo stai giudicando aspetti di te stesso. Di conseguenza l'altro, se ti giudica, sta giudicando se stesso. Non c'è altro io fuori. È chiaro? Ok, quindi meraviglioso. Quindi tu stai riprendendo? Sì. Quindi ragazze, io dovevo prendermi le ferie. Ok. No, le ho prese, cioè no, non ho fatto tutti gli interattivi settimanali, quindi farò saltuariamente, ok? Quando ho l'energia faccio le stese come in questo caso era doveroso ragazze la settimana dall'8 al 15 agosto, con sta luna piena, San Lorenzo, queste egregore intorno, poi c'è Ferragosto, quindi è infuocato questo tempo e quindi fondamentalmente io volevo
Dirvi grazie, ragazze, dirvi grazie. E poi volevo dirvi un'altra cosa, che comunque quest'altra cosa poi la metto su un altro video a parte, che mo inizio a preparare, tanto dobbiamo fare tante cose. Allora, dovete iniziare a essere grate di voi stesse, ok? Questo mi premeva proprio dirvelo. Iniziate a dirvi grazie, ma come sono figa, ma come sono figo, grazie. Guardatevi allo specchio e ringraziatevi per il lavoro che avete fatto fino ad oggi, che vi ha portato qui a incarnare l'energia cristica e ad essere la meravigliosa magnificenza che vi ha sempre appartenuto per diritto divino. Iniziate a ringraziare voi stesse, perché la società, ragazze, siccome qua ci stiamo rieducando alla vera dottrina, rieducando alla nostra divinità, alla verità, ok? Ci stiamo rieducando rispetto all'educastrazione, ok? Ok. Quindi la società, il sistema, non ci ha mai insegnato a darci valore, non ci ha insegnato nessuno a elogiare noi stessi, perché faceva parte delle macchinazioni, ok? Proprio effetti collaterali, stracollaterali, vabbè. Non c'è mai nessuno insegnato a elogiare noi stessi, ma sempre elogiare l'altro. Ok, e che cosa genera questo? Che tu non vali una mazza, per non dire altro. Che tu non vali niente e l'altro vale sempre più di te. E cosa ha portato questo? Ha portato a generare un popolo di frustrati. Tutti siamo stati frustrati. Persone con una rabbia, una frustrazione dentro, sopita nei più reconditi ambiti della psiche, e in ogni cellula, impressa sulle cellule, la frustrazione. E quindi elogio l'altro anziché me stesso. Genera gruppi di frustrati, di conseguenza in questo gruppo di frustrati, perché il sistema ti voleva frustrato, perché se sei frustrato tu dai il tuo potere ai grandi capi, ok? Perché sono i tuoi salvatori, quando sono i tuoi aguzzini, ok? Quindi ti vuole frustrato, ci ha voluto frustrati, ormai è finita sta roba qua. Quindi di conseguenza elogiare se stessi porta poi ad ammirare veramente l'altro fuori. Elogiare se stessi per il lavoro che si è fatto fino a questo momento. La frustrazione che ha creato il sistema è stata propedeutica, appunto, e funzionale ad avere degli schiavi, delle pecore, un gregge di adepti che ha generato appunto queste egregore negative, va bene? Allora, che succede? Che noi elogiando noi stessi, va bene? Perché spesso quando per esempio c'è quel sottobosco di rabbia, di invidia, ok? Rabbia, invidia, quel sottobosco lì viene da questo inconscio atavico di frustrazione. Quando siamo stati abituati alla competizione, e poi quindi noi non ce la facciamo a competere con quella persona perché l'altro è sempre migliore di me. E allora iniziamo con le affermazioni, come vi dico sempre: guardati allo specchio e diti quanto sono figa, quanto sono figo, grazie, io mi ringrazio. In questo modo, quando tu vai ad ammirare l'altro fuori da te, tu vedi veramente la magnificenza della divinità che incarna l'altra persona. Ok? E quindi quando qualcuno si sente, come si dice? Sto cercando la parola. Minacciato dalla sicurezza che un'altra persona ha in se stesso. Quando l'altro si sente minacciato che trema, ok? E giudica fuori. E viene additato quale presuntuoso, ok? Tipo, no? Ah, guarda quello quanto se la tira, ok? Si sente chissà chi. Quante di noi siamo state vittime di questa schifezza?
Io stessa, che vedevo sempre l'altro migliore di me, perché mi hanno appunto castrato da piccola, che non valevo una mazza, scusatemi, che non riuscivo a fare le cose da sola e quindi cercando sempre aiuto, facendomi sempre oltrepassare dagli altri, facendomi sempre un mazzo così per diventare quello che già ero, se solo mi avessero educato a credere in me stessa, che io valevo quanto vale l'altro. E allora quando noi ci sentiamo, quante di voi non si sono sentite minacciate da chi era sicuro in se stesso, semplicemente dicendo guarda quello o quella quanto se la dirà. Oneste ragazze, ci siamo passate tutte. Ci siamo passate tutte, guarda quello, quanto se la tira così. Ma noi che cosa stiamo vedendo nell'altro se l'altro sei sempre tu? L'incapacità tua di vedere il tuo potere. L'altro è un emissario di Dio che ti viene messo sul cammino per vedere quello che tu devi lavorare all'interno di te. Quante persone ho invidiato io? Invidia che è diversa dall'ammirazione, perché ero frustrata, educastrata da vecchi condizionamenti. Quante persone ho invidiato? Quante persone avete invidiato, che è diversa dall'ammirazione? L'ammirazione è l'ottava alta dell'invidia. L'ammirazione significa ammirare qualcuno essendo consapevole delle proprie capacità e quindi utilizzare, tra virgolette, l'altro come un esempio a cui anelare, però con le tue capacità. Mi spiego? Quindi l'ammirazione è l'ottava alta, quindi è la vera stima. Consapevoli del fatto, senza avere frustrazione all'interno perché ti hai riconosciuto il tuo valore, che tu puoi arrivare non solo dove è arrivata quella persona, ammirandola, ma puoi arrivare oltre, di più, rispetto a dove devi arrivare tu per la tua evoluzione. E quindi anche mi viene in mente cioè, ci hanno insegnato ad essere degli zerbini, mi spiego? Ci hanno insegnato ad essere degli zerbini. Anche la falsa umiltà. La falsa umiltà. Siamo tutti stati falsamente umili. Cioè, mettiamo le carte in tavola, giriamo le carte, diciamo le cose come stanno, perché altrimenti non possiamo pulire le fondamenta. Siamo tutti stati falsamente umili. Semplicemente per una cosa, anche inconsciamente, ragazze e ragazzi. Perché nella misura in cui noi siamo stati educastrati, essendo frustrati dentro, con la rabbia dentro, per forza noi siamo falsamente umili fuori. La maggior parte di noi. Mi ci metto in prima persona. Soltanto quando inizi a sentire le tue capacità e a dirti grazie, guarda dove sono arrivata fino a questo momento, è meraviglioso, io mi dico grazie. Soltanto in questo caso puoi essere veramente umile. Ricordiamo che Gandhi, mi viene in mente il suo esempio, Gandhi lavava i piatti a tutta la sua comunità, l'unico, primo che si alzava e lavava i piatti, è chiaro? Gandhi era un re, Gandhi aveva la consapevolezza del suo potere e l'umiltà di Gandhi era un'umiltà vera. Io sono un re. Ha fatto la guerra con la non violenza, cioè ha vinto una guerra con la non violenza, cioè lui ha vinto, capito? Lui ha vinto. E l'umiltà di Gandhi è l'unica che mi viene in mente, lui era consapevole del suo potere, non era frustrato quando serviva il prossimo, mi spiego? La consapevolezza della propria regalità interiore fa sì che si generi reale umiltà fuori, altrimenti tu non puoi con una base di frustrazione e rabbia vedere fuori effettivamente il divino nelle altre persone. E quindi noi ci stiamo educando, addestrando alla vera umiltà, alla vera, ma lavorando su di noi. Quindi iniziamo a dirci grazie, iniziate a dirvi grazie, guardatevi allo specchio e ringraziatevi. È chiaro? Ok. Tu stai riprendendo? Sì. Di gran lunga mi sono dilungata. Quindi, che vi devo dire altro? Ci approcciamo a fare... no, ti stavo dicendo che le ferie io poi me le sto prendendo centellinate, quindi tanto vi aggiorno su Instagram o comunque sia, oggi era doveroso fare questo perché ho sentito il mio solito trasporto d'amore per tutte noi e quindi non potevo farne a meno. E quindi che fai se non ne puoi fare a meno? Lo fai, no? Ecco appunto. Allora, non credo che faremo il lui-lei,
però intanto vediamo come la nostra settimana che va dall'8 al 15 agosto, quali sono i potenziali di questo mese infuocato per adempiere al nostro massimo successo. E per le ragazze nuove, anzi vi ringrazio guarda, ragazzi, per tutte le mail di sostegno alla conoscenza. Questa settimana me ne sono arrivate 80 quindi grazie ragazze mie, grazie per le ragazze nuove, per tutto, grazie per le donazioni al canale, è veramente meraviglioso. Ormai il nostro impero della luce procede senza mezzi termini, indisturbato, perché è all'interno di noi che stiamo portando la luce, di conseguenza fuori non può che palesarsi in quanto tale. Ok, quindi settimana che va, i nostri percorsi di crescita che facciamo sul canale dall'8 al 15 agosto, da monitorare con il proprio segno zodiacale del mese di agosto, per lavorare ancora di più su di noi e andare a scardinare i brandelli di mediocrità rimasti, ok, che ci portiamo addosso, stiamo facendo pulizia, ok. Allora ragazzi, oggi vi faccio scegliere gli oracoli. Abbiamo questo oracolo qua, dell'occhio dello sciamano, il sogno qua dello sciamano, il Sefirion e l'oracolo delle risposte. Ok. E partiamo dal sogno dello sciamano. Allora, bene, per le mie ragazze e i miei ragazzi, settimana che va dall'8 al 15 agosto, quali sono i potenziali che abbiamo a disposizione e come possiamo anelare al nostro massimo perfezionamento quotidiano in questa settimana? Come affrontare al meglio le eventuali sfide che ci possono essere, o psicologiche o emotive, che si proiettano all'esterno sotto forma di persone e circostanze, e per anelare al nostro massimo perfezionamento, superandoci ogni volta verso il nostro massimo bene supremo. Allora, energia tua, interno, esterno, sempre tua, a proiezione, il perché che esiste fra interno ed esterno. Ci mettiamo i nostri amatissimi arcani maggiori. Abbiamo capito anche dal video infernale che sono degli strumenti veramente di grande evoluzione spirituale che conducono l'uomo al ritorno al Padre, all'Io Sono. Quindi gli arcani maggiori sono proprio propedeutici e funzionali al nostro massimo perfezionamento, più di qualsiasi altra cosa, perché proprio sono le origini degli arcani maggiori. Allora, come possiamo dunque anelare a ricongiungere gli opposti dentro di noi, la forza bruta del maschile, istinti, o la forza dolce del femminile, verso la via mediana, la via della compassione, come ci insegna la Kabbalah. Allora, andiamo a vedere. Prima carta tua. Ah, ragazze mie, la ladra di sogni, rifiuto della vocazione. Allora. Questa carta 13, no? Che sta succedendo in questa settimana? Cosa può accadere? Qual è la sfida che può accadere in questa settimana? Numero 13 corrispondente anche all'arcano della morte degli arcani maggiori. Allora, qua in questa settimana a livello emotivo, ok, quindi dentro di te, d'accordo? Dentro emotivo. Lavoriamo proprio sull'interno con questa carta. A livello emotivo dentro di te ci può essere una zona comfort. Attenta a quello che ti dico, ci può essere una parte di zona comfort che ti tira un po' indietro, ok? Tu sai qual è questa zona comfort, ok? Per ognuna di voi è diversa, che poi è sempre l'ego, il nostro Satan. Allora, la sfida di questa settimana a livello emotivo, c'è qualcosa del vecchio sé, ok? Che ti può far una certa sensazione angusta, ok? Rifiuto della vocazione, che significa che qua, con l'arcano 13, tu ti sei trasformata e c'è una paura a fare un salto, ragazze, ok?
Che cos'è la paura, ragazze? È l'ego che ti fa pensare che tu non puoi, che non sei un figlio di Dio. È l'ego la paura, d'accordo? Tu devi saltare dentro di te, devi fare un salto di fede in questa settimana e fargli vedere chi sei al tuo ego. È chiaro? Rifiuto della vocazione, è come se c'è l'ego che ti sta trattenendo dall'andare verso quella cosa che è più forte del tuo ego stesso. Allora, siccome tu la riconoscerai in questa settimana, tu fai il salto di fede, perché sei cambiata, sei nuova, c'è l'arcano 13. Ok? Vediamo che proiettiamo all'esterno. Guarda, ce la fai. La spada del mago. Fiducia nella vostra magia. Madonna, ma vi rendete conto come vanno in risonanza le carte? Cioè, ti stai rendendo conto? Allora, questa carta all'esterno di te, sai che vuol dire? Che tu fai il salto di fede e manifesti qualche cosa di grosso in questa settimana. Cioè, vi rendete conto, no? Mo' abbiamo finito di dire, devi fare un salto di fede, mi compare il mago, che è la tua proiezione, cioè pensieri, parole e azioni come devono essere orientati in questa settimana per il tuo massimo bene supremo, per il tuo perfezionamento. I tuoi pensieri, parole e azioni devono essere conformi alla magia. Che cos'è la magia? Tutti siamo dei maghi, creiamo o inconsciamente o in modo conscio. Tutti creiamo tutto, questo lo dico per le ragazze nuove. Di conseguenza, in questa settimana tu, per sentire il tuo potere, quindi il salto di fede, a cosa è conforme questo tuo salto di fede? Che tu con la tua forza di volontà, che va al di là delle paure del tuo, che ti suscita l'ego, vai a fare pensieri, parole, azioni conformi al tuo potere personale di creazione consapevole, ok? Tipo, inizi a immaginare, fai immagini in me mago agere, già sento che tutti lo diciamo in coro quando lo dico, in me mago agere, lascia agire il mago che è in me, con il potere del verbo che decreta l'assunzione della tua immaginazione. Di conseguenza i tuoi pensieri devono essere conformi a quello che vuoi manifestare in questa settimana, le tue parole, qua c'è una spada che è il verbo, il potere del verbo è l'aria, la spada, no? Il potere del verbo, in principio fu il verbo. Io assumo ciò che voglio essere, ciò che voglio creare, e ho totale fiducia nella mia magia. Quindi anche all'esterno di noi le situazioni che ci possono creare dell'angustia, angustia si dice angustia, non so, ok, vabbè, avete capito. Tu benedici, io benedico, io battezzo le situazioni come è successo e benedico tutto e tutti. Allora, questo è come ti devi comportare e farai questo salto di fede. Ora, questa carta all'esterno, ragazze, racchiude anche pensieri, azioni di altre persone, delle circostanze esterne. Questa persona, qua ci sono anche persone e circostanze che ti faranno credere di aver assunto esattamente la tua fede rispetto al rifiuto della vocazione, perché qua c'è una spada che può essere un asso di spade, sono delle cose che arrivano dall'esterno sotto forma di persone o circostanze, va bene, o situazioni, che ti chiariscono ogni dubbio. Quindi o una chiamata da parte di una persona, o una chiarezza da parte di una situazione, o una chiarezza da parte di una persona, o l'avvenuto adempimento di qualcosa che tu avevi immaginato e di cui avevi perso la fede, per fartela tornare di nuovo, ok? Vediamo perché. Specchio in dissolvenza, sublimazione dell'ego. Tu spacchi l'ego. Qua c'è uno specchio rotto. Bravo le mie ragazze, con una clavata all'ego. Ragazze, date una bella clavata all'ego nel momento in cui voi ormai lo sentite, perché ormai siete veramente dei maestri e maestre, ormai è assodato. Date una bella clavata all'ego quando vi sta tirando giù, clavata proprio di quelle senza mezzi termini, Ormai il vostro ego, ragazze mie, come me lo confermate, è felicemente a voi sottomesso, sodomizzato alla vostra verità cristica, e io impazzisco di gioia.
Quindi sublimazione dell'ego. Quindi da una parte anche l'esterno, ragazze mie, qua ci sono anche delle conferme di persone e circostanze che hanno tolto di mezzo l'ego. Va bene? L'ego che vuol dire togliere di mezzo l'ego rispetto alle altre persone? Che magari per orgoglio non facevano delle cose per orgoglio e magari non facevano delle cose, oppure facevano delle cose per ego, che significa controllo, possesso, macchinazioni di cacchio, scusate il termine, ok? Quindi una conferma, una fiducia totale in quello che fanno queste persone nei tuoi confronti e anche le circostanze, perché tu hai clavato l'ego. La clavazione dell'ego. No, clavazione dell'ego non si può dire, vabbè. Vediamo l'arcano maggiore qual è. La forza, nonché uno degli arcani più potenti che va a sublimare proprio gli istinti più bassi. Qua tu avrai il coraggio di manifestare la tua autenticità, senza dubbio, e dall'esterno tu ricevi altrettante manifestazioni di avvenuta autenticità da parte delle persone e dalle circostanze, come è giusto che sia, come vuole la legge. Quindi qua ti viene chiesto con la forza a che cosa va incontro. Qua tu tieni a bada gli istinti più bassi con una cravata, gli istinti più bassi che ti vogliono portare indietro. Qua c'è il divino femminile che apre le fauci di un leone, che non lo fa con la forza bruta del maschile, ma lo fa con l'intuito. Va bene? L'arcano numero 11 rappresenta nella spirale dell'albero della vita, anche nella spirale e nell'albero della vita, quelle virtù morali che ti fanno elevare in coscienza e ambire a un nuovo step evolutivo. Ciò vuol dire che tu tieni a bada gli istinti più bassi, rabbia, gelosia, ego, orgoglio, tutte ste schifezze, per andare incontro alla tua fede, agli obiettivi morali più alti, d'accordo? Ok. Wow, ragazze, ok, tu stai riprendendo? Sì. Allora, adesso ci andiamo a fare la nostra celtica e andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo di oracoli, del sogno dello sciamano. Di cosa parla questa sublimazione dell'ego, tutta questa forza? Di cosa parla tutto questo? Andiamo ad analizzare adesso con la croce celtica i vari aspetti. Ragazzi, qua mi sta uscendo, c'è un carro e una torre. Carro e torre. Ah, ce li mettiamo qua, due arcani maggiori. Ragazzi, qua c'è un credere nelle proprie capacità, come ci insegna il carro, senza più ascoltare niente a nessuno, e la distruzione dei vecchi credo, distruzione dei vecchi credo. Anche circostanze esterne che possono farti tribolare, ti possono far desistere, e tu vai dritta sparata come un treno, Vabbè, ce le mettiamo qua come note aggiuntive. O è già accaduto qualche cosa di distruzione, dei falsi dogmi, mi spiego con la torre. Ok. Allora, andiamo a vedere qual è la situazione attuale che stai vivendo, anche il tuo stato d'animo nei confronti di o un qualcosa di specifico, o semplicemente il tuo stato d'animo. Qual è la sfida, il blocco che ci apprestiamo a superare in queste settimane? Il subconscio, cosa ha potuto generare, il passato, qui ed ora, quello a cui aneli superando la prova, quello che devi affrontare subito in questa settimana, qual è il tuo potere su tutto, le influenze esterne che possono influenzare la sfida, la prova, speranza o paura e il risultato. Cioè, okay. E il risultato a seconda della sfida e di tutto, quindi se non ci piace ovviamente lo cambiamo, perché stiamo qua apposta per perfezionarci. Allora, andiamo a vedere. Da dove partiamo? Ah, Cavaliere di Spade, ragazze, Qua vogliamo chiarezza, vogliamo una soluzione, qua vogliamo qualche cosa. Il Cavaliere di Spade ci indica il fatto che è proprio il tuo stato d'animo. Adesso tu vuoi chiarezza, sei forte, sei decisa, sei determinata, vuoi parlare chiaro. Qua abbiamo una spada, qua abbiamo la spada. Vuoi parlare chiaro, vuoi chiarezza rispetto a cose del passato magari, perché il Cavaliere di Spade mi guarda al passato, rispetto a delle circostanze. Andiamo a vedere la sfida. Ragazzi, qua c'è un Cavaliere di Coppe. Allora, la sfida che devi immediatamente affrontare, questo può essere o un blocco oppure è una prova. Cioè, ragazze, qua è una prova. Ragazze, qua c'è qualcuno che vi fa una dichiarazione. Per alcuni di voi hanno paura.
perché qua c'è qualcuno di voi che dice ok, io voglio chiarezza, ok, o a livello emotivo l'hanno già detto a qualcuno. E la sfida è una carta meravigliosa. Cioè, quando esce a sfida una carta meravigliosa, ciò significa che la prova tua interna da superare. Tu mi sta arrivando che alcune dicono, vabbè, tu mi ami o non mi ami, dimmelo. Ok, al tempo stesso questo non è soltanto la sfida di colui a cui l'hai chiesto, ma è la tua stessa sfida, ok? Questo può essere una cosa. D'altro canto, invece, al di là di in altre situazioni generali da applicare a tutto comunque, è voler chiarezza, voler e anche o anche la tua prova, essere chiara per manifestare i tuoi ideali in tutti gli ambiti con il Cavaliere di Coppe, soprattutto anche nel lavoro, manifestare proprio i tuoi ideali, fare un qualcosa che è al servizio della tua vocazione, appunto. E vediamo a questo punto da dove è nata la situazione che stai vivendo, autosabotaggi, vediamo. Sì, ragazze, qua c'è qualcuno che si è separato e aspetta, oppure tu stai chiedendo se qualcuno ti fa la dichiarazione perché si è separato, o tu ti sei separata e quindi aspetti che questo si dichiara, perché magari ti aveva chiesto di separarti e non è arrivato il momento, non è arrivato il momento che questo si dichiarasse, cioè questo mi arriva un messaggio sport per alcune. Perché c'è la giustizia fondo mazzo, scusami, nell'inconscio, quindi questa giustizia nel lato in ombra, no? Può indicare da dove è nata la situazione che stai vivendo di cui devi prendere atto per essere consapevole per vincere la sfida del Cavaliere di Coppe. Qua tu a livello proprio del subconscio sei andata incontro al tuo bene supremo, oltre che divorzio, eccetera, queste sono altre sfaccettature. Sei andata incontro al tuo bene supremo, adesso vuoi chiarezza, vuoi giustizia. La giustizia ci dice, pesa le cose, no? Significa che tu sei andata incontro al tuo bene supremo, sai esattamente quello che vuoi, pesi tutto quello che c'è. Vuoi chiarezza, la tua sfida è quella di aprire il tuo cuore, di conseguenza a te stessa, di conseguenza manifestare anche nell'altro l'apertura del suo cuore. Andiamo a vedere adesso gli eventi che ti hanno portato allo stato attuale, gli eventi che hanno causato anche la sfida, la prova, sì. Allora, qua c'è uno che ha tutti i cavalieri, ragazzi, ci sono 3 cavalieri. Allora, o qua c'è uno che ha tardato ad arrivare, adesso arriva, adesso vuoi chiarezza perché aveva o che se n'è andato per lavoro, adesso vuoi chiarezza, vuoi praticamente qua c'è qualcuno che ha tardato. Adesso c'è l'impeto di chiarezza e qua c'è una dichiarazione imminente. Invece nel lavoro, ragazzi miei, qua tu hai dato concretamente al tuo lavoro qualcosa di importante e quindi non hai visto magari i frutti, adesso vuoi chiarezza, vuoi manifestare i tuoi ideali, aspetti che anche l'esterno manifesti la venuta integrazione di quello che tu sei andata a fare fino adesso. Vuoi giustizia, ok? E ce l'avrai, eh? Vediamo adesso quello che sta accadendo qui e ora, ciò che tu stai raggiungendo, a cui aspiri e che vuoi ottenere o che otterrai superando questa prova. A. Spezzare le catene del diavolo. Allora, qua ci sono degli attaccamenti legati o a un matrimonio o a situazioni pregresse rispetto a qualcosa. Tu vuoi con chiarezza anelare ad abbattere ogni tipo di catena. Cioè, ragazze, ego, Diavolo. Abbiamo capito dal video di Lucifero che cos'è il diavolo, da che parola viene, dal diaballo, che significa diviso, separato, colui che ingannando crea l'illusione della separazione tra l'uomo e Dio. Ok? Qua tu vuoi spezzare a livello proprio archetipico tutte queste catene di vecchie credenze che si manifestano nelle situazioni e circostanze con persone che hanno degli attaccamenti, delle ossessioni, ok, che si sentono separati dalla loro fonte infinita di abbondanza, ok? Quindi al di là di questo, noi vogliamo chiarezza, o tu stai per fare chiarezza, o tu ti devi separare, magari mi spiego, tant'è che tu con forza, questo è un messaggio per alcune, dissolvono l'ego e quindi le macchinazioni dell'ego che pensavano di non farcela da sole, si separano, vogliono chiarezza e sono pronte alla dichiarazione d'amore di qualcun altro se l'hanno già incontrato. Si separano da una situazione pregressa, questa è matrimoniale, una situazione ufficiale, per andare incontro a questo spezzamento delle catene. Ok. Avere il coraggio di manifestare la propria autenticità. Ok, e anche avere il coraggio di saper scegliere probabilmente anche tra 2 uomini. Questo mi arriva per alcuni di voi.
E qua abbiamo il carro, la torre, l'avanzamento della distruzione anche di una relazione, di qualcosa, ma a tuo favore. Qua c'è, ragazzi, il rifiuto di una vocazione, qualcosa che a livello interiore avete paura a fare, che vi tira indietro l'ego, ma poi alla fine lo fate. Quindi adattate quello che stiamo dicendo. Tu vuoi chiarezza perché hai capito che cos'è il tuo bene supremo e spezzare delle catene, o in amore o nel lavoro. Vediamo adesso qual è il prossimo step che devi affrontare per andare incontro a questo. Sì, ragazze, 8 di coppe, chiarissimo per alcuni di voi che se ne devono andare da una relazione. Ok? Se ne devono andare da una relazione, anche se questa persona ti ha fatto capire che ti ama, sia che una situazione da tanti anni, sia che una relazione, ragazze, perché qua è come se tu devi spezzare una catena. Qua devi spezzare una catena per trionfare con la forza. Qua devi avere il coraggio di abbattere delle catene che sono legate a dei condizionamenti, dei credo negativi. Io ho bisogno di quella persona, io ho bisogno, ok? Adattala al tuo caso specifico, perché qua mi è uscito che qua tu credi nelle tue capacità alla fine e vai a rompere i vecchi credo e di conseguenza vai a rompere anche le situazioni che erano pregne di quei credo. Mi spiego? Ok. Quindi qua il prossimo step è un allontanamento emotivo. Può essere una relazione che un marito che ami, che gli vuoi bene, però è cambiata la situazione, ok? E questa persona magari ti sta tenendo legata a sé perché ti dice che ti ama e quindi fa leva sulle tue ferite che pensi di dover stare lì, di sacrificarti, ok? Ragazze, è la vostra autenticità che vince. Cioè, quella finta sensazione che noi abbiamo di aver bisogno di qualcuno non è così. Quando l'altro ci dice ho bisogno di te, non te ne andare, vale per alcune ragazze perché mi arrivano tutte le varie sfaccettature qui. Ho bisogno di te, non andare e fa leva sulle tue paure di quando eri piccola. Mi spiego perché tutti abbiamo avuto il karma, ok, dell'abbandono dei genitori, anche se avevamo una famiglia perfetta, abbiamo avuto tutto quel credo lì. Quindi se uno fa leva sui tuoi attaccamenti dell'infanzia atavici, ok, qua devi avere il coraggio con la forza di andare via. E lo fai, fiducia nella vostra magia, ok? Ok. Vediamo qual è a questo punto il potere che hai, quello che puoi fare in questa situazione per superare la prova. Tornare singolo, ragazze, 9 di denari o comunque sia, al 9 di denari è il tuo potere, ragazze, su questa situazione. Il 9 di denari è prima di tutto l'equilibrio psicofisico che ti permette di fare qualsiasi cosa in modo autonomo, senza le catene, va bene? Quindi adatta alle tue circostanze. Non a caso era saltato subito fuori il carro, che è il credo nelle tue capacità, per distruggere fuori ciò che non è conforme alla tua autonomia, appunto ci esce il 9 di denari. Quindi qua devi credere nelle tue capacità. Il 9 di denari significa andare incontro anche a un'attività autonoma senza credere di non potercela fare. Se qua vogliamo liberarci dal diavolo, andare incontro ai propri ideali e la sfida, ok? Avere chiarezza in questo e parlarci a tutte le circostanze esterne, perché tu sei andato incontro alla tua giustizia divina. Quindi, qua per alcune il coraggio di tornare single da una situazione pregressa, che seppur vogliono bene a quella persona, devono avere il coraggio di parlare o di immaginare prima di parlare come vogliono che sia l'epilogo di quella situazione. Nel piano lavorativo il coraggio di manifestare qualcosa in modo autonomo, di parlare chiaro della propria sfida, che è parlare dei propri ideali. Oppure il 9 di denari ci dice sì, mettersi in proprio, attività autonome, per altre il divorzio. Ok. Fatemi vedere influenze esterne. Ragazze, un re di denari influenze esterne, ciò vuol dire molte sono sposate che possono influenzare questo. Magari tuo marito ti ha detto che ti ama, di riprovarci, ma tu non te la senti fare sta cosa, perché hai già provato, e quindi ecco perché esce la forza qua. Il coraggio di tenere a bada gli istinti più bassi, che sono anche, non è soltanto la rabbia, la frustrazione, sono anche istinti più bassi della nostra infanzia, il karma che ci hanno dato, ok? Che l'altro fa leva su di noi dicendoci ho bisogno di te, non andare via. E pensiamo che quello è amore, quello è un bisogno, non è amore. Se tu vuoi andare via effettivamente perché capisci la tua autenticità, mi spiego? E quindi va a influenzare proprio questo. E qua se c'è un'altra persona, ragazze mie, tu sei influenzata dal fatto che ci sia un marito, ok? Che qua ti dice di allontanarti emotivamente da questa situazione.
ok? Perché il tuo scopo è quello di liberarti dalle catene emotive e anche fisiche, ok? Magari per altre qua c'è anche una persona che ti sta aiutando in un nuovo posto di lavoro, e quindi il coraggio di abbandonare emotivamente le vecchie strutture, il vecchio sé, metterti in proprio. Magari questa persona ti sta aiutando a livello anche economico in un lavoro, può anche essere questo, e quindi devi avere fiducia nelle tue capacità e non essere il rifiuto della vocazione, non è come se non ti sentissi all'altezza di meritare magari questo aiuto. Vale per alcune di voi, ok? Vediamo qua, speranze o paure. Ragazzi, le speranze o paure sono quelle di realizzare un sogno. Hai paura di realizzare qualcosa che ti rende veramente appagata o appagato. Allo stesso tempo la tua speranza, perché noi abbiamo sempre paura di meritare, perché siamo indottrinate male, educastrate. Quindi qua c'è la speranza di realizzare un sogno, un obiettivo. Vediamo come finisce qua. Sì, ragazzi, c'è un 4 di denari. Allora, il 4 di denari è una carta meravigliosa di costruzione, va bene? Allora, allora, prima di tutto, ragazze, allora, qua mi viene un'altra cosa. Aspetta che mo te l'elaboro bene. Allora, finiamo prima questa parte. Allora, qua c'è un'altra persona che è arrivata nella tua vita con cui si può costruire e tu devi abbandonare un'altra, che può essere un marito, un compagno pregresso, ok? O ci sono più due persone. Questa è una delle situazioni. L'altra situazione, sì, l'altra situazione è che una persona è da poco entrata nella tua vita, magari sul posto di lavoro, ok? Tu hai paura di quello che, di situazioni, vecchi condizionamenti, eccetera, e il tuo, effettivamente con questa persona da poco entrata sul posto di lavoro, o da poco comunque sia sul posto di lavoro, si può effettivamente costruire qualcosa di stabile. Quindi l'obiettivo è quello di abbandonare emotivamente con l'otto di coppe nel prossimo futuro, quindi a metà settimana più o meno, ma non è che noi facciamo, il tempo è sempre relativo, di abbandonare emotivamente tutte quelle emozioni che ti tengono legata dalla paura. Va bene? Ok. Qua, ragazze mie, vi viene chiesto, la sfida è quella di c'è una persona per alcune di voi, o all'esterno di voi c'è un re di denari che si può prefigurare come una persona ma anche un'energia stessa nel lavoro, che ti aiuta a realizzare degli obiettivi che fanno parte proprio della tua vocazione. E quindi questi obiettivi, questi obiettivi, realizzare questi obiettivi ti porta effettivamente a costruire per il futuro, basandoti sulle tue vere capacità. Non a caso, ragazzi, qua abbiamo all'esterno di voi un mago, cioè quella cosa che ti arriva perché tu credi in te e ti arriva lo sblocco della situazione. Ok? Ok. Sì, però molti di voi mi arriva che sono in situazioni con compagni ufficiali da tempo, ok? E che c'è un'altra persona. E qua la vostra sfida per il vostro perfezionamento, perché noi ci evolviamo grazie all'altro che ci proietta le nostre ombre interne, è spezzare il bisogno con la relazione ufficiale, avendo questo coraggio, quindi gli attaccamenti legati a una relazione ufficiale, a un'altra persona ufficiale, e andare incontro a questa dichiarazione d'amore di un'altra persona. Questo è il tuo desiderio e la tua paura pure. Dall'8 noi passiamo al 9. Wow, ragazze, che viaggione! Allora, andiamo a vedere, perché me lo conferma anche qua, avanzamento per la distruzione di un ordine pregresso. Allora, vediamo un attimo questa sfida del Cavaliere di Coppe, per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo di oracoli. La sfida del Cavaliere di Coppe, non c'è dubbio, ragazze, qua tu devi avere il coraggio di manifestare un'unione, il 2 di Coppe, o con una persona nuova e lasciare la relazione pregressa, o avere il coraggio, ragazze, di concentrarti, questa è un'altra canalizzazione, adesso sugli aspetti emotivi della vita piuttosto che sugli aspetti materiali. Ok? Adesso è il tempo, questa è una canalizzazione per alcune di voi. Non aver paura di farti travolgere dall'aspetto emotivo, perché come dicevamo è il sentimento che fa vedere le prospettive all'essere umano.
ti fa andare al di là dei dogmi imposti dalla razionalità, dall'ego che ti tiene stretta. Quindi qua la sfida è quella di aprirti a questa relazione d'amore. Una carta meravigliosa e toglierti le ossessioni anche. Se c'è, per esempio, mi sta venendo un'altra cosa. Se ci sono le paure legate a una relazione, magari questo mi lascia, eccetera, eccetera, così, colà, ok, qua ti dice che tu devi agire secondo la tua autonomia. Goderti, non avere, il 9 di denari ci parla della mancanza di bisogno dell'altro, bensì della propria certezza nelle proprie capacità al di là di quello che succede. Di conseguenza, essendo come consiglio questa carta in questa posizione, per viverti una storia d'amore vera, completa con il 2 di coppe, condividendo la propria alterità, cioè l'altro da te, veramente, questa dichiarazione d'amore, tu devi essere pregna delle tue capacità e di realizzare tutto quello che vuoi all'esterno. Hai paura che qualcuno ti lascia? Lavora sulle tue paure. Quindi immagina come vuoi che la relazione sia e procedi nel credo cieco, nella fede cieca. È chiaro? Ok. Questo vale per tutti gli ambiti, ragazze, quindi allontanandosi emotivamente da circostanze da emotive che non viaggiano più alla tua frequenza. Emotive significa anche vecchi atteggiamenti, il rifiuto della vocazione, ricordiamo. L'otto di coppe ci parla proprio dell'uscita dalla zona comfort, come dicevamo prima qua. Queste influenze esterne, questo re di denari, per favore. Sì, diavolo, anche qui, ragazze. Allora, qua c'è qualcuno esterno che vi fa leva sui vostri attaccamenti. Quindi dovete liberarvi, come ci insegna il 9 di denari, essere autonome. Quindi io sono forte, io sono coraggiosa, io ottengo sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. I ponti sono ora sgombri per l'azione divina. Io sono magnetica, io sono magnifica. È chiaro? Non c'è dubbio. Ok. Quindi su quel 4 di denari ancora andiamo per le mie ragazze e i miei ragazzi. Sì, allora qua dobbiamo mettere in pausa la relazione col marito o la relazione ufficiale o comunque sia, qua c'è un 4 di spade. 4, 4. Allora, o meglio, la costruzione che tu poi puoi fare in una relazione, ok? Adesso tu ti devi allontanare emotivamente magari da qualcuno, questo vale per alcune di voi. È credere e confidare solo nelle tue capacità, cosa di cui ci parla anche il 4 di denari. Con il 4 di spada da valorare tra le teorie, affinché tu vada a credere bene nelle tue capacità. O meglio, questo gesto che tu farai, questa consapevolezza, questa elaborazione animica interna che tu farai in questa settimana ti porta a sanare con il 4 di spade quelle dinamiche del tuo cuore, o meglio, le dinamiche tue che non ti fanno sentire il cuore, ok? La ladra di sogni, ricordiamo. Questa è una settimana in cui tu devi vincere le paure e vai a manifestare qualcosa di grande proprio per te stessa e progettare per guardare avanti al futuro con il 3 di bastoni. Wow, ragazze, qua settimana, chiarezza, determinazione, la sfida è quella di manifestare i tuoi ideali, i tuoi obiettivi nell'amore, nel lavoro, rompere ste catene dell'ego, del diavolo, le circostanze esterne con il diavolo, il re di denari ti dicono proprio che ti fanno sentire legata alla materia piuttosto che manifestare i veri ideali del cuore, e quella è la sfida, il Satan di questa settimana, ossia essendo le circostanze esterne fanno leva sul fatto che tu hai paura a manifestare i tuoi ideali sia nell'amore che nel lavoro, quindi la tua sfida in questa settimana è invece manifestare i tuoi ideali, perché questo ti fa sentire appagata sia nell'amore che nel lavoro, ok? E il 9 di denari è il consiglio: essere psicofisicamente autonomo. Ora ci andiamo a mettere una carta di queste per le mie ragazze. Come possono adempiere al loro massimo perfezionamento in questa settimana, per favore? Con la saggezza. La saggezza. La saggezza che cos'è? Comprendere tutto. La saggezza a cui arriva l'umano, ok? La saggezza a cui arriva l'umano è il lungo viaggio introspettivo che fa l'eremita per fare la scoperta che dentro se stesso c'è una verità. La tua verità in questa settimana è quella di essere saggia, quindi in questa settimana la saggezza vincerà su tutto, facendoti avere la forza nel manifestare ciò che vuoi, secondo i tuoi tempi divini, dissolvendo l'ego. Saggezza. Chiaro? Ok. Adesso ci andiamo a mettere un'altra carta dello sciamano, un altro consiglio per i miei ragazzi e i miei ragazzi. Sì, ragazze mie, Dio, io amo questa carta, la donna selvaggia.
Sii te stessa, spogliati, denudati da tutti questi preconcetti, balla, danza sotto questa luna di San Lorenzo, balla a piedi nudi, nuda sotto il sole, non lo so ragazze, spogliatevi da tutti questi credo negativi, siate voi stesse con quella radice che vi arde dentro. Ok? Ballate in questa settimana, vi consiglio di ballare perché il ballo, la danza fa uscire fuori la natura selvaggia dell'uomo, ok? Ballate come vi piace, non ve ne deve fregare niente di come vi muovete, ballate, selvaggia, la natura selvaggia dell'essere umano, la natura primordiale più istintiva che ti dà la saggezza e quindi è come il 9 di denari, la donna del 9 di denari balla ed è autonoma, si basta a se stessa, di conseguenza è un intero che può condividere con un altro intero, appunto la propria interezza, con un due di coppe, ok? Non siamo due mele separate, non siamo uno metà dell'altra, siamo due mele intere che condividono la loro interezza e non un bisogno l'uno dell'altro a stare con la stampella, ho bisogno di te se no io cado. No, ok. Quindi ragazze mie, meraviglioso, grande forza e determinazione. Che dire altro? Quindi connettetevi con l'energia cristica selvaggia che vi arde da dentro, fate bruciare questo fuoco e ballate in questi giorni. Ballate, cantate, danzate e sentite proprio la bellezza, d'accordo? Complimenti alle mie ragazze, io vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre ragazze mie e ragazzi, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto l'oracolo di Sefirion, in particolar modo si chiama Angelion per chi non lo conoscesse. Ok, sì, allora, vediamo come sarà, o meglio, quali sono i potenziali verso cui adempiere al nostro massimo perfezionamento in questa settimana. Dall'8 al 15 agosto, tra lune piene, Ferragosto, San Lorenzo, un'infinita energia di stelle, siate stelle, ok? Allora, vediamo. Allora, energia che vibra all'interno, cosa proiettiamo all'esterno? Persone, circostanze, energia che lavora fra interno ed esterno. Perché? Il perché di tutto. Allora, andiamo a vedere. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere come stiamo all'interno, cosa ci arriva all'interno. Ah, ragazzi, la chiave d'oro, notizie in arrivo, aiuti e soluzioni. Ah beh, ragazze, arriva una chiave che vi dà una soluzione. Questa è proprio la carta che batte su di te, no? All'interno, e quindi ciò che vai a proiettare. Mi sta fischiando anche l'orecchio sinistro, quindi stiamo dicendo giusto. Allora, quindi ti arriva una soluzione in un ambito dove stavi cercando una soluzione, oppure è un'apertura animica, ok? Anche se non stavi cercando nulla. È una notizia in arrivo per te che è una chiave d'oro, l'apertura di qualcosa di importante, un aiuto, una soluzione. Va bene? Bellissimo. Andiamo a vedere che proiettiamo. Pacificazione dell'albero genealogico, ragazze. Wow! Allora, in questa settimana ti arriva una soluzione che ti fa all'esterno di te mettere in accordo con le persone e le circostanze che hanno a che fare. Allora, mo ti dico una cosa, diciamo bene questa frase, allora, questo periodo. Allora, tu avrai all'interno di te una soluzione che ti fa pacificare con delle situazioni che ti hanno tramandato la tua famiglia, d'accordo? Albero genealogico, dai genitori, nonni, trisnonni, avi, ok, con delle circostanze attuali. Cioè le circostanze attuali ti offrono la chiave d'oro per mettere in accordo delle situazioni karmiche di tutto il tuo albero genealogico e risolverle una volta per tutte. Ora, che si tratti di affetti, lavoro, c'è qualcosa che ti arriva, che ti apre il forziere che stava lì chiuso da tempo, va bene? Quindi a seconda delle vostre circostanze specifiche, qua ti arriva una soluzione che ti fa mettere in accordo con
quel bagaglio karmico che ti sei portata dalla famiglia, ok, dagli avi, e adesso ti arriva la soluzione. Ora questo si può tradurre nella realtà fattiva o con una pacificazione proprio con delle persone all'esterno di te, o che ti arriva questa intuizione dentro, questa apertura di cuore sotto forma di codici divini, ok, luminosi, informazioni divine che ti fanno vedere tutto all'esterno di te in modo con occhi diversi. Oppure nella realtà fattiva proprio delle riappacificazioni, delle riconciliazioni. È meraviglioso, ragazze, eh? Tipo anche sul lavoro non vai a proiettare più la tua frustrazione, la tua rabbia, mi spiego? Perché hai un'illuminazione all'interno di te di quelle dinamiche ataviche che ti sei portata dietro per karma, con la legge spirituale su cui stai lavorando. Per le ragazze nuove, anche se non stanno lavorando ancora con la legge spirituale, gli arrivano delle informazioni, delle intuizioni, qualcosa ti fa mettere in pace con l'esterno, e questo è il senso. Meraviglioso, vediamo perché. Perché tu segui l'istinto primordiale, sei libera dai condizionamenti. Ragazze, state lavorando veramente come Dio comanda, eh? Cioè state lavorando con la legge spirituale in modo magistrale, impeccabile. Ognuno a seconda dei gradi di consapevolezza spirituale che hanno raggiunto fino a questo momento. Questa è la carta che ha già agito e che continua a agire in questa settimana tra interno ed esterno. Quindi qua la libertà, seguendo il tuo istinto primordiale a cui sei giunta o sei giunto, che cos'è la libertà? Come diceva Socrate, è la conoscenza che ci rende liberi. E quindi la conoscenza dell'unica legge spirituale da seguire, cioè il fatto che tu sei il Padre, io e mio Padre siamo uno, come dice Gesù. Quando tu affermi con le tue affermazioni di assumere una determinata qualità o di assumere qualcosa, quella è l'unica legge, mi spiego, sei tu il Padre, sei tu Dio. Quindi tu ti sei liberato da vecchie credenze limitanti, vecchi dogmi, e vai a trovare una soluzione, o ti arriva la soluzione perché comunque l'hai trovata dentro di te, di conseguenza la realtà 3D te la proietta, che ti fa mettere in pace col mondo, ragazze. Qua c'è all'esterno di te le circostanze, se vogliamo andare a analizzare persone specifiche, una persona che finalmente si sente libera dai preconcetti e mette pace dentro se stesso e anche con te. O comunque questa è l'energia, vedete chiaro? Meraviglioso, ci mettiamo l'arcano maggiore, vediamo, che ci conduce sempre di più a coscienza l'arcano maggiore. Qual è l'arcano maggiore per i miei ragazzi e i miei ragazzi in questa settimana? Di questa chiave d'oro, di questa natura, istinto primordiale. Wow, ragazze, una torre? Che ti ho detto qua? Distruzione delle vecchie credenze. Che cos'è la torre? È la distruzione delle vecchie credenze. Distruzione delle realtà circostanti che si sono forgiate su falsi credo. O ti è arrivata già questa crisi interiore che ha fatto uscire tutto fuori sotto forma o di una crisi interiore oppure le circostanze esterne che hanno forzato affinché tu buttassi a terra delle credenze e quindi anche con del dolore importante, profondo, ok? O arriva in questa settimana, c'è la distruzione esterna di circostanze e situazioni che ti aiutano a mettere pacificazione con te stessa e con il mondo intero, perché viene liberato la verità. È possibile che questa crisi l'avete già avuta, della distruzione delle vecchie credenze, mi spiego? Oppure c'è stata una distruzione con delle persone della vostra famiglia, una persona importante, distruzione del rapporto perché formattato su comportamenti di vecchi credo e quindi distrugge, ok? Per ricostruire sulla base della verità, della libertà. Questa è anche la carta, ragazze, della torre che ci dice, anche come monito per il nostro perfezionamento, ok? Molti di voi stanno acquisendo tanto potere, va bene? E siccome qua noi stiamo andando incontro all'evoluzione, al massimo nostro perfezionamento, la via da seguire è sempre la via della compassione. Come abbiamo spiegato anche nel video di Lucifero, la via mediana, la via della compassione, che è quella che permette di
bilanciare ogni volta le coppie di opposti, la forza bruta del maschile, la forza più estrema del femminile, l'estrema sensibilità, e andare sempre di più al centro. Man mano che si capisce sempre di più e si acquisiscono doti e valori morali, il rischio di cadere, il burrone come anche il matto, è sempre più grande, quindi la distruzione è sempre più grande. Che vi voglio dire con questo? Quello che voglio dirvi è che tanto potere acquisito grazie all'esperienza della vita comporta una responsabilità enorme nei confronti del collettivo, di tutti quelli che abbiamo intorno, va bene? Quindi seguiamo sempre la via mediana, grande potere e grande responsabilità. Ok, wow. Allora, adesso ci facciamo la nostra celtica. Vediamo. Vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo, di cosa parla questo arrivo di questa soluzione, questa natura selvaggia, questa riconciliazione dell'albero genealogico? Andiamo a fare vari aspetti, tutti gli aspetti. Vediamo. Sì, infatti qua c'è qualcuno anche che ti arrivano delle notizie da parte di qualcuno perché segue il suo istinto, perché ha pacificato gli istinti dentro di sé, eh. Scusami, l'ha pacificato le sue dinamiche interne. Sì, sì, qua ti arriva proprio un aiuto in questa settimana, una notizia, qualcosa di importante. Che la torre si può anche riferire come una sorpresa, una cosa improvvisa. Mi spiego, siccome qua mi parla di istinto primordiale, libertà, la torre è anche un colpo di fulmine, ragazze, ok? Un colpo di fulmine, ok? Qua c'è un 7 di coppe, mi è uscito, lo lasciamo qua. E che cosa ci vorrà dire questo 7 di coppe? Ci parlerà di una scelta da fare in funzione dei nuovi credo, magari. Vediamo, ok. O anche di un colpo di fulmine, mi sta arrivando molto forte questa cosa, sai perché? Perché qua compaiono tutta una volta delle coppe davanti a quest'uomo, ok? Tipo così, un colpo di fulmine, capito? E quindi la torre mi parla di colpo di fulmine con l'istinto primordiale. Qua aiuta, ti arriva qualche cosa. Molti di voi avranno un colpo di fulmine questo mese, questa settimana, perché c'è anche pacificazione dell'albero genealogico. Un colpo di fulmine che ti porta dentro di te a sentire che hai lavorato bene su di te, ok? E che comunque è arrivato qualcosa di importante, ok? Andiamo. O una sorpresa che tu non ti aspettavi e con quel 7 di coppe dici, ma che faccio? E l'istinto primordiale ti dice segui l'istinto, non seguire la mente, ok? Segui l'istinto, ok? Vediamo la situazione da cui partiamo qual è. Qual è la sfida o prova che ci apprestiamo a superare? Subconscio, passato, qui ed ora, quello che ci apprestiamo a vivere subito, il tuo potere in questa situazione, le influenze esterne che possono influenzare la sfida, la prova, le speranze, paure, la soluzione. Vediamo. Allora, vediamo qual è la situazione attuale che stai vivendo. Un re di denari. Qua c'è un uomo, o comunque un'energia maschile prevalente, o comunque una figura di riferimento importante, o un marito, o una figura, un uomo serio e stabile comunque, intorno a cui gravita la situazione, lo stato d'animo. Vediamo la sfida? Ah, la sfida è quella di un nuovo inizio. Ragazzi, qua è possibile che arriva una comunicazione da parte di una persona seria e stabile. La sfida è questo nuovo inizio. Oppure la sfida è rompere con un matrimonio, pure qua, seguendo, perché c'è una persona nuova. E quindi tu fai pace con l'albero genealogico, con il marito, o comunque sia, fai pace anche con l'archetipo paterno dentro di te, ok?
che non ti ha permesso fino a questo momento di seguire l'istinto primordiale. Quindi rompi con quei vecchi credo, le vecchie catene, per un nuovo inizio nella tua vita, sia a livello lavorativo che amoroso. Vediamo sotto. Sì, qua c'è la forza, il coraggio di manifestare un nuovo inizio, la forza e il coraggio di aprirsi al nuovo. Sì, qua hai conosciuto una persona con il 3 di coppe. Ok, vediamo qua. Sì, ragazze, comunicazioni a go-go, pure qua l'8 di bastoni, tu stai aspettando una comunicazione, ricevi delle comunicazioni per un nuovo inizio con una persona specifica e questa persona manifesterà il coraggio di farlo. Oppure laddove c'è potuto essere dell'orgoglio e non farlo, questa persona lo fa. Chiunque sia questa persona, rompe il silenzio o rompe le barriere per comunicare una determinata cosa. Vediamo che succede qua, non c'è dubbio, c'è la giustizia. Ragazze, qua, allora tu devi seguire il tuo bene supremo prima di tutto come ci insegna la giustizia, in tutti gli ambiti, amore e lavoro. Perché tu vuoi delle comunicazioni, un nuovo inizio in qualcosa, in amore e nel lavoro. E qua c'è stato un compimento già nel recente passato, ti hanno presentato una persona nel posto di lavoro o comunque sia ti hanno presentato una persona seria e stabile, qua la sfida anche di questa persona è un nuovo inizio con te, è una prova da superare, quella di o da che può essere conosciuta nell'ambito del posto lavorativo e quindi la sfida è proprio quella di avere una relazione amorosa in questo, trovare il coraggio anche di farla, oppure comunque sia quello a cui tu devi anelare affinché anche l'altro manifesti la stessa cosa. Ragazzi, qua per un nuovo inizio anche nel matrimonio, cioè fuori dal matrimonio, qua avete già conosciuto una persona nuova, ok? Nuova. O arriva in questa settimana e la sfida è proprio quella di, in armonia, mettersi anche in accordo col proprio marito e sistemare la cosa, mi spiego, uscendo fuori dalla relazione che evidentemente non porta più l'evoluzione per entrambi perché c'è una persona nuova e quindi la giustizia ti dice segui il tuo bene supremo perché l'8 di bastoni in quella posizione ci dice proprio di cosa sta accadendo adesso affinché tu vuoi superare la prova, cioè le comunicazioni che ti sono arrivate sono conformi al fatto di farti avere un nuovo inizio, va bene? Ok, vediamo qua come puoi agire. Sì, con la temperanza, ragazze, dovete portare la guarigione, anche la guarigione verso il rapporto, verso voi stesse, dovete agire anche con la pazienza. Magari qua mi arriva molto che alcuni di voi sono in una relazione ufficiale e devono concludere un matrimonio, portare la pazienza giusta per acquietare le acque dentro se stesse e rimanere in buoni rapporti anche con la persona da cui si dividono, ok? Poi come azione la temperanza è colei che rigenera una crisi laddove c'è stata, ok? Laddove c'è stata una crisi con una persona, di portare la pazienza giusta a riequilibrare tutto, va bene? E qua tu ricevi delle comunicazioni, ragazzi miei, lo diciamo qua in questa settimana, che ti permette appunto di rappacificare il tuo albero genealogico proprio come ci insegna la temperanza. Quindi porta la guarigione in tutti i tipi di rapporti, ti dice la temperanza, e anche la pazienza laddove è necessario attendere per una guarigione. Mm? Vediamo le influenze esterne. Allora, un 10 di bastoni, qua si deve fare lo sforzo, è possibile che quello che va a influire sulla tua sfida di questo nuovo inizio sono le influenze esterne che ti danno dei pesi, ok? Sai tu quali sono questi pesi. Qua ti viene chiesto di fare lo sforzo invece di comunicare seguendo il tuo bene supremo, qual è? Senza farti avere rimorsi, rimpianti, eccetera. Speranza o paura? La paura è quella di chiudere una relazione e iniziarne un'altra. Per alcuni di voi c'è la morte, che è la tua speranza e la tua paura al tempo stesso, vale per alcuni di voi. Al tempo stesso anche sul lavoro, ragazzi miei, la morte ti dice chiudere con dei progetti vecchi e iniziare qualcosa di nuovo. Ti arriveranno delle soluzioni in questa settimana, delle comunicazioni che parlano di un nuovo inizio. La tua paura al tempo stesso la tua speranza è quella di sentirti trasformata e iniziare qualcosa di nuovo rompendo con vecchi schemi, seguendo il tuo bene supremo come ci dice la giustizia, che può essere anche un divorzio. Vediamo? Sì, non c'è dubbio, ragazzi miei, il 3 di denari va tutto a gonfie vele. Allora, il 3 di denari ci insegna come trovare giusti accordi con gli altri porta a lavorare insieme per un obiettivo specifico, che sia l'armonia, che sia un progetto di lavoro, che sia l'armonia tra due persone che si lasciano pur rimanendo in buoni rapporti benedicendo l'una e l'altra, che sia
comprendere che l'altro, pur diverso da noi, è un tassello di Dio messo davanti al nostro cammino per il nostro massimo perfezionamento. Quindi l'altro, come ci insegna il Tre di Denari, qua c'è colui che può aver creato la chiesa, è la persona che costruisce, no? Cioè, come dire, l'architetto non è meno importante del muratore, senza il muratore l'architetto non potrebbe edificare la sua struttura, mi spiego? Quindi tutti vanno insieme, come ci insegna il Tre di Denari, per un obiettivo, per una causa giusta, comune, mi spiego? Quindi qua fare lo sforzo di qua riceverai delle comunicazioni che porteranno in questa settimana a una collaborazione, a dei compromessi funzionali a mandare avanti un progetto insieme, che sia d'amore o di lavoro. Queste comunicazioni ti porteranno a seguire la via della temperanza, cioè la guarigione in tutti quegli aspetti di te che ti hanno impedito magari di risanare degli aspetti prima di tutto di te interni e poi anche con le persone fuori. Fatto sta, questa è una stesa meravigliosa in questa settimana che ti condurrà a quello che ti accadrà a poter fare la scelta giusta del 7 di coppe. Anche il 7 di coppe ci insegna anche a immaginare, ok? Quindi a immaginare la via maestra, la via migliore per noi verso il nostro massimo bene, come ci insegna la giustizia. Allora, laddove tu devi superare la sfida che è quella di un nuovo inizio, che è la prova, affinché tu in ogni circostanza, che sia con una persona, che sia nel lavoro, vada a fare le giuste visualizzazioni, come ci insegna il 7 di coppe, per immaginare la realtà che già esiste adesso, anche se non la vedi nella realtà 3D, devi avere la consapevolezza dentro di te prima di tutto che sei cambiata e che quello che vai a fare adesso è foriero dei tuoi nuovi credo. Le vecchie credenze le hai abbattute, devi seguire solo l'istinto primordiale e portare la guarigione dentro e fuori di te. Siccome qua mi batte sull'istinto primordiale, allora come vi sto dicendo sempre, come si fa a riconoscere qualcosa che va bene per te da una cosa che non va bene per te? Noi spesso vogliamo dei desideri che fanno parte di desideri egoici rispetto ai desideri dell'anima. I desideri egoici fanno parte di bisogni insoddisfatti nell'infanzia. Tipo, voglio 10 Ferrari. Perché vuoi 10 Ferrari? Per dire, ok? Per uno status, per farti amare, là c'è un bisogno di amore insoddisfatto nell'infanzia, perché si crede che avendo tante Ferrari allora puoi essere accettato, riconosciuto nel tuo potere. No, quello è un bisogno egoico. Infatti, se tu ci fai caso, quando tu immagini, appunto, come ci insegna il 7 di coppe, il tuo desiderio, se ti viene un sorriso, è un desiderio dell'anima. Se non ti viene il sorriso, è un desiderio egoico. E quindi raddrizzare il tiro al desiderio egoico. Magari vuoi una Ferrari. Perché? Perché ti piace, non c'è bisogno di averne 10. Per dire, magari ne vuoi 10 perché è un desiderio dell'anima, tutto è possibile. Quindi l'istinto primordiale libertà ti porta, questo suggerimento che vi do, se quando immaginate un desiderio vi viene un sorriso, come se fosse proprio uno sternuto, una cosa naturale, e allora il desiderio è giusto. Questo significa seguire il proprio bene supremo, che ci dice la giustizia, e andare incontro al proprio istinto vero, che ti fa mettere pace e armonia dentro te stessa. Ok. Quindi immaginiamo qua anche come vogliamo che sia la cosa, per cose grosse ragazze mie, visto che abbiamo la temperanza come suggerimento per andare incontro a questo nuovo inizio, in tutte le vostre circostanze in cui possiamo applicare questa stesa, la temperanza ci dice anche per le cose grosse di avere la pazienza giusta continuando a immaginare, non lasciandoci sviare mai dal nostro ego che ci fa desistere dalla realizzazione del nostro grande obiettivo, perché lo scopo dell'ego è nutrirsi di paura e frustrazione. Di conseguenza noi l'abbiamo vinto l'ego con le nostre clavate e ci andiamo incontro al nostro desiderio obiettivi dell'anima con la giusta pazienza, tanto sappiamo ciò che chiedi ti sarà dato. Ok. Adesso andiamo a vedere, vediamo un po'. Ragazze e ragazzi, qua nel lavoro bisogna fare giustizia in un ambito per avere un nuovo inizio. Giustizia, sai tu di che cosa parlo? O sistemare anche, a parte cose legali, ma la giustizia ci parla del bene supremo da seguire, mettendosi nei panni anche dell'altro, sentendo anche l'altro e seguendo ciò che è il tuo bene supremo per te, senza andare ad additare l'altro, ma seguendo il tuo bene supremo, quindi in modo assertivo. Quindi
per avere questo nuovo inizio in tutti gli ambiti, nel lavoro per esempio, qua tu stai avendo il coraggio di manifestare una tua stabilità, una propria autonomia, anche con i denari che è la tua stessa energia. È come se qua ti devi spingere in un progetto nuovo. Questa è la tua, in un progetto che ha a che fare, cioè grazie al fatto che alcuni di voi hanno acquisito anche una certa stabilità economica, una certa posizione, vale per alcune di voi, adesso vi viene chiesta di continuare a fare le giuste immaginazioni per andare incontro a qualcosa di nuovo oltre a quello che avete già fatto, va bene? Qualcosa di nuovo, o una comunicazione, o fare un nuovo investimento in un'altra area, non lo so, seguendo il vostro bene supremo, perché avrete delle comunicazioni che parleranno di questo. Perché ti dico un investimento in un'area nuova? Può essere anche questo. Questo ti permette di abbattere le vecchie credenze che tu non avresti mai fatta quella cosa. Sotto abbiamo un coraggio, cioè manifestare qualcosa che da sola non saresti riuscita a fare con l'ego, ma ci vuole, qua c'è un coraggio che ha agito col cordis, cor abeo, che è proprio la forza di manifestare qualcosa di nuovo. E siccome le influenze esterne vanno ad agire sulla prova, c'è il 10 di bastoni che indica lo sforzo da fare per abbattere dei pesi, mi spiego? E quindi qua ti viene chiesto di andare incontro al tuo coraggio di manifestare qualcosa. Il tuo istinto primordiale devi seguire qua, eh? La trasformazione, non aver paura della trasformazione, e questo ti permette di trovare massimo successo con il 3 di denari in questa settimana, proprio perché tu hai portato guarigione a quegli aspetti di te che erano in dissonanza, che non volevano fare magari questo investimento, questo qualcosa di nuovo. Questo vale per alcune di voi. Il paggio di denari ci può parlare anche della, siccome pacificazione con l'albero genealogico, ragazzi, e qua alcune di voi, questo è un'altra comunicazione che mi arriva, avranno l'opportunità di riconciliarsi con dei figli, ok? Riconciliarsi con dei figli, oppure di avere un dialogo nuovo con un figlio, con una figlia. E nonostante ci siano degli sforzi da fare per superare delle difficoltà, bisogna avere la pazienza giusta per andare oltre alle dinamiche di discordia che ci sono potute essere. Mi spiego? Perché entrambi andate incontro a un progetto comune, che è quello dell'armonia e della bellezza della vostra famiglia, ok? Ok, andiamo a vedere un attimo queste comunicazioni dell'8 di bastoni. Le comunicazioni dell'8 di bastoni cosa parlano? Le comunicazioni che arrivano da mie ragazze. Sì, ragazzi, un altro paggio, qua c'è per alcune una relazione nuova. Uno proprio che vuole esplorare nuovi confini con te, eccetera. Oppure può essere una stessa persona, che tu già sai, che abbatte le sue credenze limitanti e ti chiama anche social, eccetera. Oppure comunque si approccia a te per esplorare nuovi confini insieme, nuovi lidi. Può essere anche una persona che si è separata, che è pronta ad avere con te un nuovo inizio, ok? Fa lo sforzo di fare questa cosa portando la pazienza giusta affinché il matrimonio o comunque la separazione non sia conclusa definitivamente. Questo può essere un'altra accezione. Sì, mi conferma che ci può essere stato tanto tempo è passato con il Cavaliere di Denari prima di fare questa comunicazione che avrete. La sfida sul paggio di denari di nuovo. Il 7 di coppe di nuovo ci parla appunto di fare l'immaginazione giusta su come vuoi che la tua conversazione o il tuo nuovo inizio con una persona specifica o una circostanza lavorativa nuova sia, cioè di andare oltre alla confusione che ci può essere con un 7 di coppe e un 7 di coppe, fare la scelta giusta facendo cosa? Seguendo l'istinto primordiale, l'istinto al di là della ragione, va bene? In tutti gli ambiti, ma qua ti arrivano aiuti e soluzioni, infatti. Viene superata questa prova qua. Qua c'è un altro paggio, ragazze, qua c'è un paggio di coppe, è possibile che qualcuno non sa anche come chiederti scusa, ma lo fa per giustizia divina, poi lo vediamo qua. Questo 10 di bastoni, non ci credo, di nuovo la giustizia, ragazze mie. Allora, a molti c'è una separazione, comunque sia c'è la necessità di andare incontro al proprio bene supremo. Ragazzi, vi viene dato ciò che vi è stato tolto dal vostro ego in questa settimana, al di là delle circostanze o persone che rendono palese tale affermazione che vi sto dicendo, ok? Quindi c'è
perché il 10 di bastoni mi influisce sulla sfida del nuovo inizio, quindi fare lo sforzo di chiamarti o fare lo sforzo di nuovo inizio, tu devi fare lo sforzo per le circostanze esterne possono essere pesanti, ma ormai sono arrivate al limite, ok? O tue o di una persona. Fatto sta che la giustizia divina mi esce 2 volte, magari questo vale per alcune, lo sforzo di una persona che farà a chiamarti lo farà per giustizia divina, perché o ha avuto un divorzio o lo sta per fare, o le circostanze per un nuovo inizio, le circostanze matrimoniali o con relazioni ufficiali non hanno portato la persona ad avere un nuovo inizio con te, ad avere una comunicazione costruttiva. Fatto sta che questo viene risolto, ok? Seguendo l'istinto primordiale, sia tu aiuti e soluzioni. E qua ti arrivano vinci, è possibile che c'è anche l'arrivo di notizie di una causa che si può vincere in questa settimana. Ok. Aspetta. Allora, qua alcune di voi che erano, come ti dico, Allora, ragazze, qua alcune di voi fanno pace con il marito a livello o comunque con una relazione ufficiale più da cui si sono lasciate anche da un po' di tempo, dove non c'era più la condivisione di coppia, ma c'era uno stare insieme e trascinarsi avanti, perché quest'altra persona ha avuto un'altra donna. Ve lo dico perché c'è una regina di bastoni qua che può andare a influenzare su questa cosa, magari c'è una relazione ufficiale che ormai tirava avanti, eccetera. Qua la storia si è col pretesto rotta perché l'altra persona è andata con un'altra donna o un altro uomo, ma era già rotta, cioè si trascinava già. Questo vale per uno o due magari. Voi portate la guarigione a quegli aspetti, quindi sentendo in voi quella paura che è anche il vostro desiderio di essere cambiate, di esservi trasformate, non aver più bisogno del vostro marito, il compagno ufficiale, eccetera, per guardare davanti un nuovo inizio e a una nuova persona che sta arrivando per voi se non è già arrivata, ok? Questo vi porta a trovare dei compromessi funzionali, a guardare finalmente avanti in modo autonomo. Ok, sulla giustizia per favore. Sì, allora qua c'è la decisione col giudizio di seguire il proprio bene supremo, sia che sia da parte tua, sia da parte di un'altra persona, oppure con questa giustizia c'è con... Sì ragazzi, allora qua c'è un cavaliere di coppe. Allora qua c'è anche, per alcune di voi, ecco perché volevo specifiche, un nuovo inizio con una persona che tu ami, ok? In questa settimana, o comunque hai le conferme in questa settimana, a seconda dei casi perché siamo tantissime. Hai la conferma di questa persona che anche questa persona prende la decisione di stare con te, che sei la cosa più giusta per questa persona, per un nuovo inizio insieme a te, e dietro a questa decisione di seguire il suo bene supremo di questa persona, perché anche tu segui il tuo bene supremo, altrimenti non lo proiettavi nell'altro, no? Legge dello specchio. Questa persona c'è una dichiarazione d'amore dietro, ok? Prima prende la decisione e poi c'è questa dichiarazione. Cavaliere di coppe. Ok ragazze, qua il giudizio. Qua ragazze mie, per alcune di voi arriva una persona del passato atavico, vecchio, non di questa vita, se non c'è nessuno, se non conoscete ancora nessuno. O arriva in questa settimana, o in questa settimana, o l'avete già conosciuta e poi andate a sperimentare in questa settimana i primi passi insieme. Ok, allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, adesso ci mettiamo per le mie ragazze e i miei ragazzi una carta consiglio della Dea in questa settimana. Come adempiere al meglio queste notizie in arrivo, come si deve... Ragazzi, la casa, finalmente vi... Allora, questa è la carta della casa, che ti dice in questa settimana ti prenderai cura di tutte le piccole cose, e non solo questo, finalmente ti senti a casa, dentro te stessa. Non a caso questa è la carta, l'emblema che ti dice la pacificazione dell'albero genealogico. Ti arriveranno degli aiuti e delle soluzioni che finalmente ti faranno sentire di essere al posto giusto, al momento giusto. Siamo sempre al posto giusto, al momento giusto. La casa ti dice proprio ti sentirai finalmente a casa, dentro te stesso e ovunque tu sarai. Qua c'è anche la voglia di costruire qualcosa insieme, a seconda dei casi.
torni finalmente a casa, ti dice quella carta lì. O qualcuno torna finalmente a casa, cioè è a seconda, però è quello il senso. Un'altra carta per le mie ragazze e i miei ragazzi, il confine. Sì, si varca la linea di confine. Questa carta ti dice che in questa settimana il consiglio che ti dà Ecate, la trasformazione, la morte, eccetera, eccola qui di nuovo, la morte. Allora, devi varcare il confine conosciuto dal tuo mentale e seguire l'istinto primordiale. Sei pronta al salto per il tuo bene supremo, ok? Diamoci un'altra carta per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo, non tutte, un'altra. Un altro consiglio su come andare incontro al loro istinto, la conoscenza. Ragazzi miei, Atena, che carta volevi di meglio? Atena ti dice che tu hai tutta la conoscenza per realizzare tutto quello che vuoi. La conoscenza di Atena è proprio la conoscenza non soltanto esoterica, filosofica, la conoscenza della vita stessa. Segui la tua conoscenza vera, quella che ti arriva dall'intuito, che è stata elaborata da tutti gli studi che hai fatto fino a questo momento e dalle intuizioni che ti giungono grazie agli studi e all'esperienza di vita empirica, ok? Hai tutta la conoscenza che ti serve, ragazze mie, sia nell'amore che nel lavoro, ok? Va bene? Ok. Adesso ci mettiamo per le mie ragazze una carta di queste qua, dello sciamano. Una carta per andare incontro sempre di più al loro perfezionamento in questa settimana. Ah, la montagna sacra. Allora, la montagna sacra ti dice, qua c'è un uomo o una figura di qualcuno che sta sulla montagna e vede tutte le cose sotto di lui. Questa è una carta di riflessione profonda, è come la conoscenza, ok? Questa settimana ti viene chiesto, avrai degli aiuti, soluzioni per varcare la linea di confine del tuo mentale. Questa carta è molto evocativa, ti dice che guardando le cose da una prospettiva più alta, più ampia, vedi il puzzle perfetto, vedi un quadro diverso. Quindi dice alzati rispetto alla non impersonificazione nelle cose, ma guarda le cose da un punto di vista più alto. Tu sai come, ok? Guarda le cose da un punto di vista più alto, tu sai come. E questo ti farà avere questo pieno successo andando incontro al tuo bene supremo. Meraviglioso, ragazze mie, complimenti alle mie ragazze. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, tutte unite e tutti uniti verso il nostro massimo bene supremo. Detto questo, ragazze mie, vi ringrazio ancora per sempre, vi abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di oracoli, l'oracolo delle risposte. Andiamo a vedere quali sono i potenziali a cui adempiere in questa settimana per il nostro massimo perfezionamento. Settimana che va dall'8 al 15 agosto. Come, cosa, quali sono le dinamiche che possono accadere e come andare incontro al nostro massimo perfezionamento. Allora, come stiamo vibrando? Che energia andiamo a proiettare all'esterno, persone e circostanze? Energia che esiste fra interno e esterno, che ha già lavorato dentro di noi e che continua a farlo in questa settimana. Il perché. Vediamo come stiamo vibrando. Oh ragazze, scambiarsi i doni, avrete delle sorprese in questa settimana che vi riportano un equilibrio, sia che queste sorprese siano di natura spirituale o di natura proprio fattiva nella realtà concreta, ok? C'è proprio una sorpresa per voi in questa settimana che riporta un equilibrio, oppure l'equilibrio viene riportato per dei doni spirituali acquisiti, ok? Che proiettiamo fuori? Ah, ragazze, voi date un aiuto a qualcuno. C'è un aiuto che voi date a qualcuno che vi riempie di vita e di gioia e di felicità. Bello questo scambio, ragazze, eh? Allora mi sta già arrivando una cosa, ormai tantissime di voi si sono manifestate quali operatrici di luce anche
se non hanno un'attività olistica, eccetera, siete tutte maestre, ragazzi, ormai state riscoprendo la vostra maestria. Io già vi dico che in questa settimana voi, dando un aiuto a qualcuno fuori, ok? Perché questa è anche la carta di come ci dobbiamo comportare per ritrovare il nostro equilibrio e l'amore dentro di noi, affinché possiamo condividere la bellezza della vita che abbiamo riscoperto dentro di noi. Pensieri, parole e azioni devono essere funzionali a supportare l'evoluzione dell'altro. Qua mi viene in mente quella frase che dice: aiuta un'altra persona ad avere successo in quello che sta facendo e starai aiutando te stessa ad avere il tuo successo. Qua voi farete pensieri, parole, azioni che si conformano al sostegno del collettivo, sia che sia un'altra persona soltanto, ma voi benedite, battezzare delle situazioni e aiuterete proprio qualcuno a salire sulla sua via maestra. Mi spiego? Questo vi porta ad avere un equilibrio dentro, un dono del Signore, un dono del vostro Dio Padre di espansione. Ora, questa cosa è già venuta dentro di voi, perché voi vibrate alto, allora date agli altri un aiuto, tanto che vi si palesa a voi che avete raggiunto un grado spirituale molto alto. Meraviglioso, ok. Qua voi date anche un aiuto a una persona specifica, che sia amore, affetti, lavoro, con la vostra energia alta, sia che voi vediate questa persona, sia che voi non la vedete. Questa energia è altissima la vostra, di equilibrio e equilibrio dentro di voi, la proiettate all'esterno, dando all'altro l'aiuto ad andare sulla sua via maestra. Vediamo perché. Ok, ho capito. Il vento cambia direzione, ragazze, questa carta ha già lavorato dentro di voi siete cambiate. E siccome voi siete cambiate all'interno, quindi arriva anche all'esterno la manifestazione del vostro cambiamento. Ok? E quindi siccome voi siete cambiati all'interno, sentite già questa apertura, questa espansione, che vi arrivano proprio delle sorprese, dei regali, sia a livello proprio fattivo che a livello spirituale. E questo vi fa capire a livello tangibile, quindi la parte razionale, che il cambiamento dentro di voi è già avvenuto. Ma il cambiamento fuori non può avvenire se non c'è stato il cambiamento interno, è già avvenuto dentro di voi questo, mi spiego. E qua all'esterno di voi le circostanze cambiano. Di conseguenza, perché siete cambiate voi all'interno, iniziando a dare aiuto anche a persone che non vi sareste mai immaginate, perché avete capito che l'altro fuori da voi è sempre voi. Quindi aiutando l'altro in qualcosa state aiutando voi stesse e voi stessi, perché l'altro è un aspetto di te. Se aiuti l'altro a progredire fuori, significa che tu stai aiutando una parte di te a progredire. Ok? Questa persona chiede anche, c'è anche una persona che vi chiede aiuto. E questo perché le cose stanno cambiando dentro e fuori di voi, in tutti gli ambiti, ragazze, e ragazzi. Vediamo che arcano maggiore c'è per te. Aiuterete anche gli altri nella vostra presa di coscienza spirituale, ragazzi. Qualcuno inizierà a parlare anche di spiritualità con persone che non sono mai state avvezze a questo, perché ne hanno bisogno, sono arrivati a un punto limite della loro vita in cui hanno bisogno del radicamento dentro se stessi, cioè col Dio Padre interiore. Ragazzi, se succede fatelo con moderazione, va bene? Cioè, laddove sentite che c'è la richiesta di aiuto, allora voi spingetevi, altrimenti aspettate che vi venga chiesto, Cioè che vi venga chiesto di parlare anche di cose specifiche e spirituali, altrimenti non lo fate, date semplicemente il vostro aiuto con la vostra presenza. Mi spiego, tanto ormai sapete. Ah, ragazze, mago. Ripetiamo insieme: in me mago agere. Già vi sento che lo diciamo tutte in coro. Ragazzi, in questa settimana avete il potere, ecco perché state così alte, sentite dentro di voi il potere di avere tutti gli strumenti per manifestare qualsiasi cosa. Ok? Cioè, sentite di avere tutti gli ingredienti per fare una torta, piuttosto che avete allo stesso tempo tutti gli ingredienti per realizzare una lampadina. Gli ingredienti per realizzare una lampadina, Francesca, non si dice. Cioè, gli strumenti per realizzare una lampadina, forse. Ok, cioè potete fare qualsiasi cosa, ragazzi. Qua vi viene chiesto anche di immaginare, come diciamo sempre, ormai lo diciamo fino all'esperimento. In me mago agere, la capacità dell'uomo di immaginare quello che vuole creare e così lo manifesta.
Immagina il parcheggio dove vuoi trovarlo e lo trovi. Immagina che quella persona uno ti offre il caffè la mattina e lo trovi. Ma così anche cose grosse. Si può realizzare tutto allo stesso modo in cui realizzi le cose piccole, lo stesso procedimento per realizzare cose grandi. Mi spiego? Ok. Non c'è differenza tra la manifestazione di un parcheggio quanto la manifestazione di un progetto imprenditoriale. Mi spiego? Non c'è differenza tra farsi offrire un caffè, immaginare che qualcuno ti offre un caffè, tra sposarsi con una persona in particolare. Non c'è differenza, cioè il procedimento è sempre lo stesso. Le tempistiche possono essere diverse, ma il procedimento è lo stesso. È come per dire, come si dici, io cucino la pasta per due persone, allo stesso modo la puoi cucinare anche per 150, mi spiego? Il procedimento è sempre quello, che metti l'acqua e la pasta, devi aspettare che bolle, poi metti l'acqua, quello è il processo sempre, chiedi ti sarà dato. Ok, ok, vediamo, sì, diamo anche degli aiuti a dei posti di lavoro per cambiare la situazione qua. Andiamo a vedere con i tarocchi, no a dei posti di lavoro, sul posto di lavoro. Vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo di oracoli. Quindi, di cosa parla questo equilibrio che viene raggiunto e la consapevolezza di essere maghi creatori? Con questo aiuto che danno. Vediamo. Ok. Situazione di partenza che stai vivendo, il tuo stato d'animo. La prova, la sfida che ti appresti a superare in questa settimana. Cosa può averla generata? Il subconscio, il passato, qui ed ora. Quello che ti appresti a vivere, il tuo potere in questa situazione, in questa settimana. Le influenze esterne possono influenzare la prova, speranze o paure e il risultato. Allora, per il nostro massimo perfezionamento e il nostro massimo bene, vediamo qual è la sfida di questa settimana e come adempiere al massimo risultato perseguibile. Allora, come stiamo gravitando? Celebrazione! Qua c'è, ragazzi, la voglia di un compimento in questa settimana, c'è celebrazione, c'è festa. Questo è il tuo stato d'animo in questo momento, eh? C'è celebrazione, c'è festa, c'è voglia di questo. Vediamo la sfida qual è. Un nuovo inizio, ragazze mie. Quindi è un nuovo inizio concreto, l'asso di denari è la sfida, che è la prova in questa settimana da superare, a cui anelare, diciamo, ok? Un nuovo inizio concreto o in un lavoro o in un'opportunità emotiva, d'amore, ok? Quindi è una prova questa, perché sta sfida, siccome è una carta bellissima, è una prova, non è tanto la sfida quanto una prova da affrontare in questa settimana rispetto alla situazione. Andiamo a vedere cosa l'ha generata. Sì, allora qua c'è un 7 di spade, quindi nel subconscio è come se questa carta nel subconscio, il 7 di spade, il lato in ombra, ci può dire il fatto per vincere la sfida, ragazze mie, noi non dobbiamo più scappare o non dobbiamo utilizzare, il 7 di spade ci parla dei comportamenti disonesti, ma la nostra autenticità. Ci è uscito subito il mago per farci azzittire subito gli animi. Credi nelle tue capacità, immagina in me mago agere. Nel momento in cui tu immagini non hai bisogno di adottare comportamenti fuorvianti o disonesti nei confronti di un obiettivo per superare la prova, ok? Vediamo che è successo qua. Allora, qua abbiamo un 4 di bastoni, stabilità. Allora, ragazzi, qua alcune di voi sono tornate con una persona specifica, anche a fiamma gemella, anima gemella, ok? Quindi da un po' di tempo si celebra, si fa la festa, comunque sia, e c'è questo scambio, oppure tu hai voluto questo, in questa settimana c'è questa opportunità di questo grande successo.
Ti viene chiesto di immaginare, di continuare a utilizzare il tuo potere di magia, di maga o di mago, senza andare più incontro a dei comportamenti disonesti, fuorvianti, che non hanno a che fare con la tua autenticità. Qua ti viene chiesto di aiutare l'altro, benedire e battezzare le situazioni per il massimo successo, perché qua il vento cambia direzione significa che qualcosa ha già agito di profondo dentro di te e dentro un'altra persona. Vediamo qua. Qua c'è, tu vuoi superare le paure, il 9 di bastoni, e anche vuoi perseverare al tempo stesso per questo nuovo inizio. Questa è la situazione che dobbiamo affrontare qua. Una chiusura di un rapporto, o una chiusura di cicli karmici, o una chiusura di situazioni che ci hanno fatto perpetuare comportamenti disonesti dentro e fuori di noi rispetto ad altre persone. Qua ti viene chiesto di aiutare gli altri in questa settimana per ristabilire in te la grandezza di cui sei capace. Ok? Ok, allora, fammi vedere un po'. Alcuni di voi hanno conosciuto delle persone nuove o conosceranno delle persone nuove in questa settimana che li porteranno ad avere la perseveranza. Scusate ragazzi, l'ho starnuto. Allora, alcune di voi possono conoscere o possono aver conosciuto da poco una persona nuova, anche qui. Questa è stata una sorpresa per loro o è una sorpresa in questa settimana. Voi ambite a perseverare verso un nuovo inizio della vostra vita senza avere più paura di affrontare le situazioni. Quello che vi viene chiesto è non scappare da te stessa, dalla capacità di essere un mago consapevole della tua creazione. Lo step da affrontare qua per questo nuovo inizio è la chiusura di un dolore. Quindi chiusura di un dolore, un 10 di spade, significa che è experitu. L'esperienza dolorosa è stata già fatta, è inutile protrarsi dei ricordi di dolore che sono sofferenze, è inutile. Okay? Vediamo qual è il tuo potere rispetto a questa situazione. Il tuo potere è quello di... Allora, qua dobbiamo chiudere delle situazioni o anche una relazione che ci portiamo dentro da tanto tempo, Qua pure c'è questa cosa, o dentro o fuori di noi. Il tuo potere in questa situazione è il 9 di coppe, è realizzare finalmente in questa settimana, proprio come consapevolezza, un tuo desiderio, una tua soddisfazione in questa settimana raggiungerai, ok? Un appagamento emotivo. Quindi il consiglio della Celtica ti dice già, per anelare al superamento della prova, che è quella di un nuovo inizio concreto o nell'amore o nel lavoro, tu devi andare incontro alla realizzazione di un desiderio che già è dentro di te, ti dice il 9 di coppe. Come lo fai? Con l'immaginazione, andando a utilizzare pensieri, parole, azioni che supportano, è la carta di aiuto fuori, che supportano il tuo sogno, ok? Così devi agire per questo, il superamento per andare incontro a questo asso di denari. Influenze esterne. Ok, c'è qualcuno che se n'è andato e tu vuoi un nuovo inizio o con una persona specifica, questa qua che se n'è andata, oppure con una persona nuova. Allora, qua abbiamo detto già che tu devi chiudere una situazione prima. Qua alcuni di voi hanno conosciuto una persona nuova, la conosceranno in questa settimana. Non può paura, perché hanno paura che questa persona scappi. Tu devi chiudere con queste sensazioni di disagio ormai e immaginare come vuoi tu questa persona, ma soprattutto immaginare il tuo self-concept. Cioè, io sono meravigliosa, io sono magnifica. Quali immagini ti vengono con queste affermazioni? Quelle devi perseguire. È chiaro? Quelle devi perseguire. Ok. Ok, qua a livello lavorativo, ragazze mie, voi dovete andare via da una situazione per un nuovo inizio, senza comportamenti disonesti. Qua dovete proprio chiudere essendo consapevoli delle vostre capacità che stanno andando incontro a un vostro desiderio, punto. Ok, speranza o paura? Sì. Qua abbiamo dei dubbi, un'indecisione col 2 di denari, un'irrequietezza. Abbiamo paura anche che magari una persona possa essere ambigua verso di noi. Allora, già ci dice il mago come dobbiamo agire. Tu devi immaginare il tuo self-concept e quello vai a proiettare nell'altro e eliminiamo sti dubbi. Allora, qua alcuni di voi hanno paura sulla cosa di lavoro di non riuscire a gestire più cose contemporaneamente. Credi nelle tue capacità e anche come le puoi gestire per andare incontro a questo nuovo inizio sul lavoro, perseverando in questo, nell'immaginazione, in modo tale che tu fai prendere già coscienza alla parte tua inconscia, appunto, di come tu andrai a gestire le cose in questo nuovo inizio lavorativo. E quello fa abituare l'inconscio e non ti fa avere più paura. Vi spiego? Ok. Il risultato qual è? Sì. Fante di spade. Allora ragazze, qua col fante di spade che ci parla anche di colei o di colui che non si fida, tu magari in questo caso, delle situazioni, ok?
Allora, qua tutto verte intorno al superamento di questa prova, l'asso di denari, che può essere un'opportunità lavorativa oppure può essere un nuovo inizio in amore. Allora, per superare questa prova, già ci hanno detto le carte su come agire. Il Fante di Spade, come chiusura, ci dice che stai a guardare cosa accade nel momento in cui fai lo sforzo di andare incontro a questo tuo, alla capacità di immaginare come vuoi che siano le cose in tutti gli ambiti a te specifici, ok? Le carte ci dicono qua, intanto, tu in questa settimana riceverai delle, come dire, un equilibrio finalmente, ti permetterà di manifestare fuori delle azioni che supportano il tuo equilibrio, d'accordo? Perché le cose sono cambiate. Qua è possibile che tu te ne vai via da una situazione per vedere che cosa succede e vai incontro a un nuovo inizio, va bene? Perché tu devi anelare a una situazione amorosa o lavorativa, devi anelare al tuo massimo bene in questa settimana, a un tuo desiderio, perché questa è la carta che ci dice e ci consiglia come devi agire in conformità di questa sfida, che è una prova, un asso di denari. Qua tu vuoi un nuovo inizio, devi seguire il tuo desiderio. Segui solo il desiderio immaginando quello che vuoi che sia, con le tue affermazioni e l'autostima andando incontro a quel desiderio. Tutte queste circostanze ci parlano del fatto che tu per fare questo devi chiudere circostanze negative dentro di te e devi essere consapevole della tua magia. Punto. Poi, questo Fante di Spade a chiusura ci dice che ci possono essere, in base a dubbi e a perplessità, mi fido, non mi fido, mi fido, non mi fido, fidati, basta! Perché qua già c'è un 9 di bastoni che ti dice della paura che puoi avere per mancanza di fiducia in sé. Ci compare subito il mago e ti dice credi in te stessa, nelle tue capacità, lanciati. Potere del verbo, affermazioni, immaginazione creativa e vivi come se quello è già manifesto, ok? In tutti gli ambiti. Ora, per chi volesse fare quei cambiamenti sul posto di lavoro, ti invitano a abbandonare un posto di lavoro che seppur o comunque abbandonare delle situazioni emotive che non sono più funzionali alla tua crescita, ok? Delle situazioni emotive, anguste, del tuo ego, eccetera. Queste situazioni emotive fanno parte di un 7 di spade nel subconscio, ossia comportamenti fuorvianti, autosabotanti, disonesti che tu puoi aver messo in atto dentro te stessa per sfuggire al tuo vero potere, di conseguenza hai proiettato all'esterno persone che te l'hanno fatta vedere questa cosa, comportandosi male magari, ok. In questa settimana ti viene chiesto quello che ti ho detto. Credere nelle capacità, immaginare ti arriverà e andrai a... Sai come tu credi nelle tue capacità? Mo te lo dico, come ti ho detto prima, perché tu vai ad aiutare delle persone fuori che ti fanno avere un'espansione di coscienza. Perché dentro di te già qualcosa è cambiato e sei consapevole del tuo potere per anelare a questo nuovo inizio, o in amore o nel lavoro, magari dando consigli anche in amore ad altre persone, cose che hai vissuto tu, ok? E tu le aiuterai le altre persone e questo ti farà andare incontro al tuo perfezionamento in questa settimana, ok? O nel lavoro darai dei consigli, questo porteranno ad andare incontro a te verso un nuovo inizio. Fammi vedere di cosa parla quel 9 di bastoni. Sì, ragazzi, qua tu vuoi fare una scelta, c'è un 2 di spade. Allora, ragazze, credere prima di vedere. Credere prima di vedere. Non facciamo i San Tommaso. Credere prima di vedere. Se qua noi abbiamo... Allora, mo ti dico un'altra cosa, aspetta, tu avrai un'espansione di coscienza perché se stai manifestando una persona specifica porterai anche l'energia a questa persona del tuo avvenuto equilibrio e questa persona appunto prenderà l'aiuto, dentro di sé cambiano delle cose importanti e è la tua immaginazione che arriva a questa persona. Perché ti dico questo? Perché qua c'è anche il timore di un'altra persona di non riuscire a vedere oltre i limiti della sua ragione. Qua abbiamo un re di spade e quindi tu, grazie al fatto che hai un 3 di coppe come carta che mi domina la stesa, che alzi le frequenze festeggiando e celebrando la vita, tu passi l'informazione di quella tua vibrazione a tutte le persone che ti circondano e anche a quelle che non vedi, ok? Allora, questo 2 di spade, ragazzi miei, qua sopra, molti di voi anelano anche alla chiusura di un rapporto, ok? Ce lo dice qua. Perché vuoi questo nuovo inizio, andando incontro ai tuoi veri desideri che hai, e quello devi fare. Credere
nelle tue capacità del mago. Questo 10 di spade, questo 10 di spade, un'altra specifica sul 10 di spade. Non c'è dubbio, ragazzi, abbiamo il mondo. Qua dobbiamo chiudere con un ciclo dolorosissimo e la tappa intermedia per anelare a questo nuovo inizio. Non facciamoci prendere da paure, disequilibrio, sospetti. Ok, ci dice già la Celtica come agire, col nome di coppe. Realizza il tuo sogno, sii appagata a livello emotivo. Sentiti il mago, immagina e potere del verbo, ok? Segui l'intuito e la legge spirituale, papessa. Sull'8 di coppe, per favore. Sì, ragazze, allora, qua abbiamo un 7 di spade, 7 di bastoni, che è la carta delle influenze esterne che agiscono sulla tua prova, ok? Quindi un 7 di bastoni che ci parla di proteggere le proprie energie, di distanziarsi affinché si possano recuperare l'energia. Il distanziamento da circostanze e persone in questa settimana porterà ad anelare a questo nuovo inizio per te, ok? E a chiudere definitivamente con un ciclo karmico, a discostarti da persone che non vibrano la tua frequenza, mi spiego? O perché qua dobbiamo fare un divorzio, giustizia, o comunque sia, se si è allontanato dalla persona è perché noi abbiamo un patto con quella persona per farci anelare a un nuovo inizio, o con la persona stessa, quindi chiudendo degli atteggiamenti karmici vecchi, immaginando come vogliamo che sia la relazione, credendo in noi stesse, oppure chiudendo definitivamente con alcune circostanze. Quel fante di spade a cosa ci porta, per favore, in questa settimana? Quel fante di spade a cosa ci porta? Non ci credo, meraviglioso. All'imperatrice, alla massima espansione di quello che ti ho detto adesso, di un progetto lavorativo, se ce l'abbiamo, di una relazione d'amore, sia con una persona specifica che con un'altra, nuova, ok? Fatto sta che questo nuovo inizio si compie seguendo i tuoi veri desideri, chiudendo quegli atteggiamenti del passato vecchi che ti inducono a rimuginare su stesse ferite, ok? Qua le influenze esterne che influenzano la prova è che tu, le circostanze esterne ormai si sono allontanate, quelle vecchie da te, e tu devi andare incontro, continuare a questo allontanamento di ciò che non vibra più alla tua frequenza, proteggendo la tua energia, e questo fante di spade ci porta a non avere più dubbi e andare incontro la massima espansione in quello in cui per cui stai chiedendo, mi spiego, per cui se vuoi una riconciliazione con qualcuno, per esempio, qua abbiamo un 3 di coppe, un 4 di bastoni prima, che c'è stata una stabilità con qualcuno e poi può andare a scemare questa cosa, o tu ti sei ritratta, eccetera. Se vogliamo questa riconciliazione ce l'abbiamo nella misura in cui noi crediamo, immaginiamo come la vogliamo, ma crediamo in noi stesse, non è che immaginiamo come la vogliamo, crediamo in noi stesse. Se vogliamo che una persona ci porti fuori con questo 3 di coppe, eccetera, dobbiamo credere in noi stesse, ok? Di essere le uniche, dall'esterno ci arriva un aiuto, credendo, come ci insegna la Celtica col 9 di coppe, nel nostro desiderio e basta. E la tappa intermedia per arrivare a questo nuovo inizio, che è la sfida, andando incontro al nostro solo e unico desiderio a pagamento emotivo, è quello di chiudere il mondo con tutte le circostanze ataviche del passato che hanno generato sofferenza, mi spiego, perseverando, come ci insegna il 9 di bastoni, nel nostro desiderio obiettivo senza avere paura, ok? Ok. Qua c'è un nuovo inizio, paggio di denari, anche una nuova persona per alcune, e massima espansione con la stessa. Adesso, benissimo, per le mie ragazze è meraviglioso, andiamoci a mettere gli oracoli della dea. Come possiamo andare incontro al nostro massimo perfezionamento e alla nostra magia in questa settimana? Cosa devono sapere i miei ragazzi e i miei ragazzi? L'alleanza, ragazzi, l'unione fa la forza. Prima di tutto questa carta dice che sei una guida per molte persone in questa settimana. In qualità di esempio, già te l'avevo detto prima, qua, aiuterà le altre persone anche a allontanarsi da circostanze negative portando il potere del verbo, semplicemente, o il tuo esempio. Le alleanze e l'unione fa la forza. Ciò vuol dire tu sarai l'esempio della magia consapevole per tutte le persone intorno a te, e anche per progetti lavorativi. L'alleanza ti dice, magari c'è stato già un progetto con persone che vibrano sulla tua stessa frequenza, non c'è bisogno di utilizzare comportamenti disonesti o comunque sia l'astuzia, non c'è bisogno di utilizzare l'astuzia, perché qua ti dice che già il tuo potere personale di creazione consapevole ti porta a farti sentire quanto sei abile
al di là di ogni macchinazione egoica, dell'astuzia, è l'ego che ti dice gioca di astuzia, eccetera. Tu segui solo il tuo intuito, come ci diceva la papessa qua prima. L'alleanza con persone che vibrano la tua frequenza ti porta in questa settimana ad andare incontro, oltre a tutte le tue paure che hai di realizzare un progetto, e farlo, studiare bene la situazione e massima espansione del progetto stesso, ok? Qua c'è anche una persona che nel momento in cui c'è la riconciliazione, magari guarda le cose, non sarà in questa settimana una comunicazione, ma sarà magari per la prossima, e quindi a livello energetico solo in questa settimana sente la tua voglia di alleanza vera, non dipendente dall'altro, la tua capacità di essere una maga, e quindi si sviluppa a seconda dei tempi divini dalla fine della prossima settimana oppure nei giorni successivi, ok? Perché tu stai andando incontro al tuo desiderio. Ora, qua per alcune c'è anche, se ribaltiamo la stesa per una persona specifica, la sfida anche di superare se stesso perché si è allontanato in per essere andato incontro a un nuovo inizio con altre persone, quindi la sfida a riconciliarsi con te e superare il fatto che ci può essere stato l'allontanamento emotivo. Questa è un'altra cosa, ok? E lo farà. Chiude con le situazioni del passato. Sì, ragazzi, qua c'è il perdono, appunto. Un'altra carta per i miei ragazzi del terzo oracolo, terzo mazzo di oracoli. Ragazze, nuovo inizio, meraviglioso, un applauso alle mie ragazze. Ragazze, c'è un nuovo inizio, eccolo qua in questa settimana. Apriti, ok, a questo meraviglioso nuovo inizio di questa settimana. Già te l'avevo detto qua che c'è un'espansione di coscienza, dei regali, dei doni, e all'esterno di te ci sono degli aiuti che sono riguardanti proprio il tuo cambio, ok? Il vento cambia direzione, ok? Sì, ragazze, rispetto a tutto quello che ci siamo dette adesso, se vogliamo iniziare un progetto lavorativo nuovo, ok? Quello che può influire su questa prova dell'asso dei denari è proprio abbandonare un progetto vecchio, dove siamo state magari anche bene, non avere paura di farlo, non usare tanta astuzia quanto andare incontro ai propri desideri e obiettivi dell'anima, perché colui che è realizzato all'interno porta l'esempio agli altri di come si va incontro alla propria liberazione interiore e amore verso se stessi, ok? Ok. E alla propria espansione. Quindi tu stai riprendendo, sì. Ragazze mie, è meraviglioso, ti metto uno sciamano adesso. Ancora le mie ragazze e i miei ragazzi, come devono andare incontro al loro nuovo inizio in questa settimana, per favore? Il cacciatore, ragazze mie, devi essere unica, insostituibile. Allora dico, l'affermazione di questa settimana è unica, io sono unica, o io sono unico, io sono insostituibile. Il cacciatore è colui che non segue le orme tracciate da altri, ok? Segue solo il suo intuito, la sua capacità di cacciare grazie al suo intuito. Tu devi seguire questo intuito anche se non vedi cose grosse. O comunque devi seguire il tuo intuito, perseverare in questo nuovo inizio che vuoi, un amore nel lavoro, ok? E andare incontro al tuo massimo obiettivo, ragazzi. Qua c'è un intuito da seguire forte, fortissimo in questa settimana. È chiaro? Wow, ragazze, meraviglioso, complimenti alle mie ragazze. Quindi, ragazze mie, io vi ringrazio dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!